Ok, eccoci qua, episodio numero 20. Bentornati ragazzi, grazie di essere qua su Spotify, Twitch, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast, Podvine, dove vi pare, qualsiasi piattaforma di streaming del podcast, che sia video, audio o solo audio. E vi ringrazio di essere qua. Prima cosa di tutto che devo ricordarvi ogni volta, se avete voglia, se vi va, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così ad ogni episodio vi arriva la notifica che sono tornato e siamo tornati. Abbiamo stasera qua un personaggio di cui in varie puntate abbiamo parlato sia di lui che dei suoi locali, e oggi finalmente è qui. Abbiamo Edo, Nono. Per fortuna sembra che io abbia più amici che nemici. Sì, E questo fa capire che sono un personaggio relativamente famoso, perché quelli famosi hanno più nemici che amici, no? quindi hanno parlato tutti molto bene di te. Facciamo la copertina. Facciamo il nostro screenshot. Ok, ci siamo. Allora, inizio la puntata sempre io nello stesso modo, Edo. Quindi la mia prima domanda che ti faccio è come ti sei avvicinato a questo mondo? Tu hai iniziato, penso che sei l'ospite che ha iniziato prima di tutti gli altri ospiti che ho avuto, quindi il più longevo, diciamo, il più longevo, perché tipo quelli della mia generazione, poi i flare bartender in sé proprio hanno iniziato perché hanno visto un barman fare flare e hanno detto è figo, voglio farlo, quindi la maggior parte dei flare bartender hanno iniziato in quel modo. Raccontami un po' come sono stati i tuoi invece di inizi. Beh, io ho visto tutta una serie di influenze che poi hanno fatto scoppiare effettivamente anche il flare bartending. Perché comunque arrivo da una generazione immediatamente precedente al fenomeno TGI Fridays, no? Come costruzione del lavoro. Ho iniziato prestissimo, 85-86, la mia estate dei 15 anni, volevo andare in vacanza da solo e ho chiesto a mio papà se potevo trovare il modo, e lui giustamente, come hai detto prima, come mio papà sa fare qualsiasi cosa, mio papà è sempre stato uno molto, molto serio, molto giusto, mi ha detto procurati i soldi in modo legale, e io ho pensato che l'unica cosa, non avendo né arte né parte, che potevo pensare di fare era andare a lavorare come cameriere, no? E sono andato in un locale sul lago di Varese, io arrivo da là, un bel posto che si chiamava Il Passatore, una volta, cioè non c'è più, era una specie di tennis club con una bella casa in mezzo a un prato, molto elegante, questa grande sede di vimini, posto gestito molto bene. E io sono entrato in questa realtà senza sapere nulla, ero timidissimo, cosa che poi per tanti anni mi ha accompagnato. Questa è una cosa comune a tantissimi di noi, perché anch'io ero timidissimo, però a livello di avere proprio difficoltà nel relazionarmi con le persone, nel senso, scena classica, alle scuole medie, le prime ragazzine che ti parlano cose varie, tipo una ragazzina mi parla, io mi accorgo che mi parla, mi giro e me ne vado dall'altra parte. Io diventavo rosso come l'immagine che c'è sul tuo schermo. Cambiavo proprio colore, ma bastava che un cliente mi chiedesse di aggiungere il ghiaccio, e questo fatto di spezzare il mio, diciamo, la mia piccola bolla mi metteva in grossa difficoltà. Però questa cosa non mi ha spaventato, anzi mi ha, se vuoi, incuriosito, perché sono sempre stato timido ma piuttosto cocciuto, e soprattutto nel momento in cui ho iniziato il servizio, a entrare nel mondo del servizio, io lo chiamo così perché in realtà penso che una nostra sia una specie di devozione, no? Una sorta di... c'è un approccio abbastanza religioso, ci devi essere cascato dentro, no? Per fare questo lavoro per così tanti anni e sentire che ti appartiene. Quando sono stato attratto in modo irrimediabile da questa professione, mi sono sentito immediatamente meglio e ho capito che era la mia strada, no? Avendo studiato tutt'altro, ho fatto sicuramente a un certo punto una scelta e ho deciso che questo sarebbe stato il mio lavoro per sempre. Quindi sei partito da cercare dei soldi per andare in ferie per i fatti tuoi e l'hai capito subito che era quello che volevi fare o comunque ci è voluto un po'? Non ho mai più smesso di lavorare nei weekend, nonostante studiassi poco. E appena è finita, ho fatto l'esame di maturità, ho fatto un colloquio con un tour operator italiano che ha creduto, oppure è stato un colpo di fortuna, nel senso che io non avevo delle grossissime referenze, no? Non ero, avevo qualche anno di esperienza, ma frammentario.
Loro ci hanno creduto, mi hanno mandato a lavorare in un posto in Sardegna e lì ho avuto un grande capo barman che c'è ancora, si chiama Andrea Bertelli. E se volessi, lo saluto sempre Andrea. Lui tra l'altro è un formatore, uno che fa la formazione per la regione Emilia-Romagna. Ah no, ma lo conosco benissimo, mi ha fatto entrare lui in Aibes a me. Il Bertellone? Sì, sì, Ma sì. dai. E lui è stato anche il responsabile di sezione o cose varie per Certo. tanti anni. Sì, sì, mi ha fatto entrare lui in Aibes a me, Ecco, vedi che che il poi, mondo... io sono arrivato a vincere 3 volte il nazionale del Flair che l'Emilia Romagna non aveva, perché io sono di Sassuolo. L'Emilia Romagna non l'aveva mai vinto e l'ho vinto io per 3 anni di fila. E però Bertelli mi aveva fatto Il mondo è entrare. tanto piccolo. Andrea mi ha preso che ero un ragazzotto con scarpe grosse e cervello fino. Avevo già sicuramente un talento verso il servizio, però devi pensare, Carmine, che erano tempi diversi. Il centro del lavoro non era la tecnica di preparazione del drink. Il centro di lavoro era l'atteggiamento verso il cliente. Quello che faceva la differenza fra un barman esperto e un barman meno esperto era la tipologia di esperienze alle quali aveva avuto accesso. E quindi l'albergo a 5 stelle di Londra, dove io non ero mai stato per capirci, no? La classica esperienza da Savoy che ti facevano fare se eri bravo alla scuola alberghiera. Era uno strumento d'accesso a un mondo al quale noi non avevamo modo di accedere e a un livello di servizio e di organizzazione strategica del servizio che ti dava una visione completamente diversa del lavoro. Andrea mi ha preso, mi ha girato la testa di 180 gradi, mi ha caricato come una molla e io sono partito con la mia carriera all'interno di questo gruppo alberghiero. Dopo 2 anni e mezzo mi sono trovato a essere capo barman a mia volta, gestire questi bar a stock, avere tanti dipendenti sotto di me da organizzare e ho fatto un percorso bello lungo con loro, diciamo dall'89 fino al 95. Un bel po' di tempo. Sono tanti anni perché poi parlandone sembra niente, no? In realtà 6 anni di vita passati a fare stagioni, girando mezzo mondo, perché poi lì Edo non si sente un po' basso, scrivono, no? Era prima, mancava il Vai tranquillo, microfono. vai tranquillo. Scusami, io devo occuparmi solamente di No, che quello. non te l'ho detto, però se tipo la chat, se c'è qualcosa di importante te lo dico io, sennò magari perdi il filo. Intanto mio padre in diretta ci saluta e ok, continua pure. Ha detto, vediamo che ce n'è uno abbastanza grande da seguire. Ma tuo papà sarà un giovanile, no? Sarà un brillantone. Mio padre è quel tipo di personaggio che sa fare tutto, se non lo sa fare dopo un'ora lo sa fare, perciò lavora nella Guardia di Finanza e quindi è un tuttologo. Come ho detto in tantissime puntate, poi te lo dico, te lo racconto anche a te, volevo fare una puntata di una mezz'ora con lui in cui lui spiegava quello che ha fatto con me, nel senso dai consigli che ha sempre dato a me, che consiglia a dare a me su un ragazzo della mia età o anche uno più grande, su come aprirsi un locale, su cosa pagare, cosa non pagare, Certo. come aprirsi una partita IVA, cosa fare, cosa non C'è fare. dei consigli tecnici. Dei consigli tecnici che spesso e volentieri dovrebbe darti il commercialista, però non ti dà. E allora tante piccole cose che lui fa di lavoro e lui controlla, magari volevo fare una puntata in cui lui le spiegava e dà un po' di consigli a tutti Ma quanti. poi ha anche quella capacità degli altri tempi di sistemare le cose che non vanno, di non voler buttare per forza via una cosa se non è completamente fuori posto. C'è Anche io ho un, imparato questo. c'è un asciugacapelli a casa dei miei genitori che è più vecchia di mio fratello. È un asciugacapelli che risale alla vecchia casa dove abitavamo prima, che ha più di 20 anni. Ma è divertente. Io ho il folletto di casa, ogni tanto quando qualcosa non va prendo, smonto, compro il pezzo, lo rimonto e mia moglie mi ama probabilmente anche per questo, perché sai, dice mio eroe. Tipo. Comunque un ricordo molto bello, visto che hai parlato di papà, un ricordo molto bello che associo sempre quando racconto la mia esperienza di lavoro a mio padre, che aveva un'azienda sua in un mondo completamente diverso perché era, diciamo, nel campo dell'edilizia, dell'impermeabilizzazione. Aveva un'azienda leader in Italia, ma lui mi ha fatto questo grandissimo regalo che mi ha fatto scegliere quello che volevo fare della mia vita. Lo ha fatto senza spingermi mai in una direzione che fosse premeditata. No, ha lasciato che io facessi il mio percorso. E un giorno mi ricordo, ormai ero grande, avevo già fatto tutta la mia strada, la
avevo costruito già la mia carriera, no? Indirizzata in un certo modo, e lui l'unica volta in cui mi ha connesso al suo lavoro, in cui mi ha detto: vendo le quote dell'azienda, se le vuoi questo è il momento. E io non ci ho pensato neanche un attimo, ho detto no, io vado avanti per la mia. Ho fatto male ovviamente, perché avrei avuto possibilità economiche molto diverse. Se vuoi poi parliamo anche dell'attività e della verità collegata dietro a un'attività di un Sì, certo sì, tipo. uno degli argomenti caldi in questo podcast, che io ogni settimana faccio un po' di indagini tra chi ascolta, di che cosa è piaciuto e cosa non è piaciuto, e uno degli argomenti caldi che piacciono di più è proprio la parte imprenditoriale. Infatti ne ho parlato sia con Marco Russo, con Filippo, con tutti, con Marco Ranocchia. Abbiamo parlato anche tanto, che interessa molto anche la parte imprenditoriale di questo lavoro. Fondamentale. È fondamentale. Oggi non puoi più permetterti di essere solamente proprietario, perché oggi devi avere nella testa una pianificazione, una capacità di gestire i flussi finanziari. E poi il mondo è cambiato, perché diciamoci la verità, una volta questo tipo di attività aveva delle parti di elusione molto, molto forti, no? E anche il personale, potevi pensare di tenere delle persone a lavorare magari a serata, no? Comunque in un modo abbastanza Con grigio. i famosi voucher. Sì, quelli sono un esempio. Ma, ma sinceramente, e per fortuna, no, questo mondo sta cambiando, è cambiato l'approccio mentale al lavoro, e noi siamo sempre più degli imprenditori, le nostre sono sempre più aziende, ed è chiaro che un'azienda la devi gestire a 360 gradi con anche la coerenza e con le regole giuste, perché quello che ti aspetti tu dal personale è moltissimo, e quello che devi dare indietro deve essere proporzionato. Sì, un errore in cui cado spesso io è quello di chiedere al personale o chiedere ai ragazzi che non lavorano per me, però diciamo di cui io sono responsabile, chiedergli quello che mi ricordo che io davo quando avevo la loro età. Quindi dico, se lo potevo dare io non mi sembra tanto, per me non è tanto, capito? E poi invece spesso mi ritrovo a sbattere contro il muro del fatto che sto chiedendo veramente tanto, e soprattutto che magari non siamo tutti uguali, perciò quello che è tanto per qualcuno non è... Secondo me sono cambiate le marginalità in modo importante, e su questa cosa bisogna fare tutti i conti. Sono cambiati anche i prezzi, ma le marginalità sono cambiate tantissimo. Comunque ti stavo raccontando del mio percorso, no? Perché sennò arriviamo domani. Vabbè, ci sta a Insomma, variare, ho fatto tranquillo. questo lungo percorso con il tour operator. Poi sicuramente Bertelli mi ha condizionato anche in questo pensiero sulla questione delle navi da crociera, e ho voluto a tutti i costi andare a lavorare sulle navi da crociera. Infatti te lo volevo giusto chiedere, perché io ho avuto una parentesi di 3-4 anni in cui non lavoravo per la compagnia di crociere, però io lavoravo per Campari, e Campari mi mandava su MSC e su Costa. Su Sì. Costa era proprio era una pura cosa di flair, in cui io facevo, insieme ad altri due ragazzi, facevamo un'esibizione per Aperol alle 17 o alle 16 quando salivano gli ospiti nuovi. E invece su MSC andavo lì, il mio cartellino era da brand ambassador, però andavo lì a fare una sorta di training sui classici, utilizzando Sky Vodka, Campari e quei prodotti lì, ai vari bar manager dei bar che c'erano lì. Però mi interessava, io però stavo 3 giorni sulla nave, o 2 o 5, perciò non è che... E poi ero in una camera col balcone, capito? Sì, E sì, non sì. facevo parte di... Stavi da Dio. Sì, stavo da Dio, avevo internet gratis, tutto quanto, perciò raccontami un po' l'esperienza, perché comunque io questa cosa l'ho fatto dal 2015 al 2017, perciò, Scusami. perciò, perciò sicuramente è diverso, perché poi io non trovavo nessuno di italiano, gli unici italiani che trovavano erano il responsabile food and beverage, il capitano, a livelli bassi, o anche il bar manager non era mai italiano. Beh, fammi un plauso, perché mi sono ricordato della sovrapposizione del microfono. Ma nel 95 non avevo internet neanche io, perché non c'era internet. No, è stata un'esperienza molto differente. Ero in Royal Caribbean Cruise Line, quindi in zona americana. Bellissimo, perché io sono, scusi ti interrompo, io sono appassionato di tuffi, cioè io faccio i tuffi dalle grandi altezze e mi alleno in una piscina qua a Bergamo, e Royal Caribbean c'ha lo spettacolo dei tuffi. Non so se magari quando c'eri tu ce l'avevano già. Adesso ti spiego tutta la mia Ok, questione con Royal Caribbean, raccontami. che è stata un po' pazza,
perché quando mi sono imbarcato non c'era una... era... non essendoci internet non potevi sapere dove stavi andando, ok? Soprattutto se un'agenzia non era cioè se un'azienda non era venduta in Italia, non c'era modo di scoprire come potesse essere. Quindi quando questo Mario Bianchin, me lo ricordo ancora, era in Charing Cross Road a Londra ed era un agente che prendeva personale dall'Europa e lo mandava sulle navi. Quando mi manda questi due contratti, uno con Chandler Cruise e uno con Celebrity Cruise, erano aziende che non dicevano niente dal punto di vista del know-how, no? Quindi io non avevo nessuna informazione. Tra l'altro mi aveva mandato delle fotocopie e mi era sembrata veramente una cosa campata in aria. Io gli ho detto, ma io vorrei partire con un'azienda un pochino più importante. Allora lui mi manda questo contratto con Royal Caribbean Cruise Line e ovviamente vado a Londra, parto per Miami e faccio la mia settimana di training, no? Perché quando tu arrivi in queste grandi aziende loro ti devono formare per capire quale sarà il tuo cliente, per creare gruppo, no? Per fare quel tipo di cose che anche a livello aziendale in Italia non erano ancora concepite, per crearti un'identità, no? Come dipendente Royal Caribbean. Allora noi finiamo la nostra settimana di training, come hai detto tu, pochissimi italiani, come c'erano irlandesi, scozzesi, gente così, usciamo l'ultima sera a bere e ci ammazziamo. Ma ci ammazziamo in una maniera che io mi ricordo, sono andato a letto alle 4:30 nel mio Ramada Hotel, terribile, che tutto il mondo mi girava intorno, e alle 8 io avevo il colloquio con questo signore nero, giamaicano, un omone di 2 metri, con uno slang pazzesco. Io parlavo già l'inglese, ma l'americano è un altro mondo, no? Sì, Ci ho messo un sacco di tempo per io imparare guardo i film, quelle cose lì, si capisce niente. ed è stata un'esperienza pazzesca perché lui mi chiedeva Roma, io capivo Toma, lui mi ha chiesto il Manhattan, io gli ho risposto il Margarita, cioè ho risposto tutto sbagliato, ma ero veramente sbronzo, ero messo male. E lui mi dice, ma ti rendi conto che andrai a lavorare su una nave da crociera dove la clientela sa quello che vuole bere? Io gli ho detto, guarda, di cuore, no? Gli ho detto, Chief, in Italia io sono head bartender, conosco bene il mio lavoro, sono in jet lag, sicuramente non ho capito bene le domande, no? Ma io vi farò vedere che so lavorare. E mi hanno mandato sulla nave più sfigata del gruppo, che è la Viking Serenade, che fa la crociera breve da San Pedro, che è South Los Angeles, alla Baja California, e fa crociere brevi di 3-4 giorni. Le crociere di 3-4 giorni sono delle crociere party, in cui il cliente americano, nordamericano, sale a bordo della crociera e inizia a bere come un dannato, va a Tijuana, va a Ensenada, va a Puerto Vallarta, va a Cabo San Lucas, quindi le località proprio super rock della Baja California, si scassa di alcol, torna a bordo e fa la sua giornata di navigazione. Per cui in realtà sulla linea più sfigata che era a disposizione, se no probabilmente io avrei fatto una carriera in Royal Caribbean se mi avessero mandato nei Caraibi. E la prima stagione che ho fatto non l'ho fatta neanche da bartender, che lì vuol dire che hai un bar tuo, ma l'ho fatta da assistant bartender, che vuol dire che giri nei bar di tutti e quindi prendi delle percentuali piccolissime sulle revenues, no? Ma avrei anche mollato perché poi vabbè, non possiamo parlarne per ore, ma ci sarebbe da raccontare per ore perché mi hanno messo insieme al personale al piano -2, quindi sott'acqua, in questo ghetto pazzesco dove Con i muri bianchi. credimi, non c'è razzismo, ma eravamo due bianchi, io e un cinese, no? Lee Jin. Cioè, caspita, sei dentro questo quartiere di St. Lucia, Barbados, Bermuda e tutti hanno la radio giorno e notte, la sound machine con ragamuffin a tutta manetta. Cioè, sono dei pazzi. Cioè, non puoi dormire, non puoi fare niente, no? E quindi io ho sclerato, sono andato dal commissario di bordo inglese, gli dico, ma qua è una roba da pazzi perché sta succedendo di tutto. Nella mia cabina era successo di tutto, non voglio raccontarlo perché non voglio fare il piangina, però io ero pronto a tornare in Italia. Io ho detto, capo, io qua sto mettendo, tra virgolette, la mia esperienza in un sacco, io so lavorare, voglio vivere in una condizione diversa. E mi ha messo con i wine steward a un piano un pochino più decente, no? Quasi all'altezza del mare. È una situazione un pochino più facile, ho iniziato il mio percorso. E io quando sono salito a bordo sicuramente avevo avuto queste revenues negative, no?
Per cui vado dal head bartender, scusami, dal bar manager, giamaicano, mi ricordo come se fosse ieri, entro in questo suo ufficio stretto e lungo, no? Le navi hanno questi loculi di metallo, no? Sono piuttosto brutti. Entro nell'ufficio, lui era seduto là in fondo, non si è neanche girato, lo saluto, lui non mi risponde, no? Fa tipo un grugnito e io gli dico, Chief, I know that I didn't have a good interview, but I'll show you that I'm a good bartender, no? E lui non mi ha risposto niente. Passano 3 mesi, io ormai mi ero ambientato, mi incominciavo a avere i miei amici, incominciavo a sapere dove mettere le mani, no? A lavorare correttamente, a capire quello che mi dicevano e vedo il capo che se ne sta andando via con le valigie, no? Eravamo in Porto San Pedro. E allora mi avvicino e gli dico, Chief, are you leaving? E lui mi dice, I'm going back to the mega ships. Le mega ships sono quelle dei Caraibi. Quelle serie. Sono quelle veramente serie. E gli faccio, beh, buona fortuna, no? Good luck. E lui mi dice, Eduardo, I want to tell you one thing. You told me you were a good bartender. I want to tell you, you are an excellent bartender. E ti dico che quella frase mi ha dato, poi avevo anche un'altra età, no? Mi ha dato una scarica d'adrenalina tale che poi lì dentro quella nave io ho fatto proprio, non dico, cioè, la carriera, però sono partito a cannone, no? Sono cresciuto sempre di più. Il commissario di bordo, cioè quello l'F&B manager, ovviamente che era già entrato in contatto, mi aveva già parlato, eravamo già insomma in scambio, mi ha riconfermato e la stagione dopo sono diventato bartender, quindi ho avuto il mio bar e lì ho fatto una stagione anche importante a livello economico, sono riuscito a bilanciare, perché in Italia io guadagnavo molto di più. E a quei tempi lì, perché mi ricordo quando ci sono stato io, me lo aveva raccontato, a quei tempi lì gli stipendi erano, tra virgolette, uguali per tutti o tipo lo stipendio di tè italiano era rapportato a come sono gli stipendi in Italia e quindi sulla nave? No, loro ti davano 700 box garantiti al mese, $700, e poi avevi tu la percentuale sulle mance. Però se avevi un bar tuo, la mancia, il cliente su queste grandi navi ormai la pagava già con la Supercharge Card, no? Con una carta di credito con la camera, e quindi ti dava solo il 15%. Una volta che c'era il cash, il cliente, sai, $3 fai 5. Ma quel 15% è una fregatura, perché $3 e te ne paga 4,25, ok? E se sono 10 sono 11 e rotti, quindi pochissimo. Però chiaramente se hai un bar tuo fai grossi volumi e soprattutto più lavori più guadagni, quindi incominci a farti amici clienti, li tratti in un certo modo, crei engagement. Poi comunque lo stile sulla nave rispetto a quello che ero abituato a fare io, dove mi dicevano sempre state tranquilli, al cliente non bisogna dare troppa confidenza, non potete fare casino dietro il banco. Invece io mi ricordo benissimo una riunione con questo Mario Buendia, bar manager filippino, arrivato dopo il tipo di San Lucia, che incazzato nero dietro il bancone diceva, ma voi dovete ballare, voi dovete cantare, io voglio sentire la musica a manetta, non si può lavorare così, fate schifo. Capite? Sì. Proprio esattamente il contrario, no? Un sogno da un punto di vista. Come hai detto prima, non c'era stato ancora l'avvento della tipologia di lavoro di TJ Friday e quindi anche l'impostazione italiana penso fosse diversa, questo, come mi hai detto anche tu, del rapportarsi con il cliente. Poi ovviamente differenze anche di, come si dice, di etnie, comunque di culture, scusa, e quindi eri già dall'altra parte del mondo, poi eri a contatto con latini o gente comunque di quelle parti lì, ovviamente loro il bar o quel mestiere lì lo intendevano in un altro modo. Sì, è stata un'esperienza strana, molto figa da un certo punto di vista. Impari che devi lavorare di giorno, assolutamente di giorno, perché la mattina il cliente inizia a bere Remus Fitz, Bloody Mary, Screwdriver e balle varie, birrette, e tipo ora delle 2 è completamente cotto. Cioè, i primi margaritas li fai alle 11 del mattino. Però diciamo che sei entrato in un ambiente che da lì nel senso sei entrato in un ambiente andando tu là che da noi non esisteva ancora. Quindi poi tornando è come tipo io lavoro con Finest Call, non so se la conosci, e come azienda Finest Call, quando tu inizi a diventare, se tu inizi a lavorarci, se diventi un manager, se tipo sei manager dell'Italia o del Sud Europa, quello che è, ovunque nel mondo tu lavori per Finest Call, loro ti fanno fare un training in America e in America ti affiancano tipo al responsabile della Florida o non so di dove,
e loro ti dicono devi imparare a lavorare da lui perché tipo sei italiano, impara a lavorare da lui perché tra 5 anni in Italia lavorerete così. Certo. Ma sai la cosa che mi ha stupito di più, che ricordo sempre con tanto piacere, le signore di una certa età, tua nonna, immagina tua nonna che va a bere al bar, ok? Tua nonna che cosa può ordinare? Può ordinare un puntemess probabilmente, ok? E invece io mi ricordo benissimo di questa signora anziana che si è arrampicata sullo sgabello dal bar e mi ha chiesto un planter sponge, ma fammelo col Myers. Ok, questo cosa ti fa capire? Ti fa capire che se nel 95 una signora di 80 anni mi stava facendo una richiesta di questo tipo, vuol dire che lei a 20 anni, cioè 60 anni prima dell'85, fai tu i tuoi conti, era già abituata a bere planter sponge. C'era già Ok? una cultura non da poco. Cultura del bere in America, esattamente come noi ce l'abbiamo per il food. È interiorizzata, è qualcosa che loro conoscono e che fa parte della loro vita quotidiana, il farsi i martini a casa, no? E quindi, sai, entri a contatto con un cliente che sicuramente non è particolarmente raffinato, ma che ne sa 100 volte più di te dal punto di vista, diciamo così, di background. Poi tu puoi essere tecnico quanto vuoi, ma il cliente lì ne sa. Quindi Infatti come vediamo, come si vede sempre nei film o al cinema o nelle serie TV, noi abbiamo la bottiglia di vino a tavola, loro hanno il blender col margarita, però tutti i giorni, sempre, non è non so come sarà fatto questo margarita, però loro tutti i giorni hanno il loro blender di margarita, di Bacardi cocktail, di daiquiri, comunque loro ce esattamente. l'hanno a Come tavola noi sempre. abbiamo il vino in mente, loro hanno il cocktail. E raccontami un po', da questa esperienza, che quanto tempo è durata? Un anno complessivo. Un anno complessivo. Da questa esperienza sei tornato in Italia? Perché io sono super affascinato dagli Stati Uniti e quindi se quando si parla di questo, anche soltanto il giro che mi hai detto che facevi con la nave, che tu mi dici la nave faceva cagare, però tipo sentire Tijuana, Puerto Vallarta, poi i posti sono, a me piacciono tantissimo, è dove mi piacerebbe un giorno vivere. Perciò dico, tu tornando in Italia, sei rimasto lì prima cosa o sei tornato direttamente in Italia? Io ho fatto la prima stagione, sono tornato proprio a fare il cambio valigie, quelle cose lì, poi sono ritornato indietro, perché loro, se tu firmi per la seconda stagione, ti pagano il viaggio di andata, ok? Le aziende ti pagano il ritorno, cioè funziona così, ti pagano un viaggio solo praticamente, per ogni imbarco che fai, e quindi o è l'andato o è il ritorno. Quindi se tu rifirmi e ritorni a bordo, loro ti pagano il viaggio d'andata e puoi andartene a casa, no? Ho fatto i miei 20 giorni a casa e sono ritornato in imbarco. No, poi è successa una cosa strana, sono tornato in Italia, volevo ripartire, mi ero già messo d'accordo per andare nei Caraibi, e un mio ex collega di villaggi turistici prende un bar a Melegnano, pensa alla follia della vita, prende un bar a Melegnano e mi dice: Edo, io non so niente di bar, lui è cuoco, no? Uno chef. Non so niente di bar, ho bisogno del tuo aiuto, fammi partire questa startup. E io gli dico: vabbè Alex, a me non piace stare fermo con le mani in mano, ho sempre fatto le stagioni nelle stagioni, cioè quando finivo la mia stagione mancavano 2 mesi per cominciare quella successiva, andavo a lavorare in discoteca, andavo ad aiutare gli amici, mi piaceva muovermi, girare, viaggiare e tutto il resto. Mi faccio prendere da questa cosa, apriamo questo bar a Melegnano insieme, era un bar, sì, diurno e serale, un bar molto grande, un posto abbastanza brutto, tutto sommato. Però noi arrivavamo tutti da esperienze molto forti, eravamo in 5, tutti con esperienze all'estero, villaggi, cose così. Abbiamo comprato delle casse acustiche grandi, ma non so, alte 1,5 metri, le abbiamo messe ai bordi del bancone, la musica a cannone, io ho iniziato a fare da bere come facevo in America e sono impazziti tutti. Questo è quello che intendevo prima dicendoti che sei andato là a vedere una cosa che da noi non era ancora di moda e non esisteva. Quindi tu tornando con questa esperienza, Cazzo, a Milano iniziava l'happy hour e noi stavamo già facendo l'happy hour, stavamo già facendo il buffet che sì, era agli esordi e questa cosa qua ovviamente ha fatto partire un fenomeno, no, di questa colonnina di Melegnano che oggi non c'è più perché hanno proprio cambiato il building, sta venendo giù, era un posto molto vecchio, non ci sono più neanche loro che purtroppo in quel periodo avevano delle brutte abitudini che hanno rovinato anche il nostro rapporto di lavoro, ma questo fa parte un po' del fa gioco. parte dell'ambiente, sì. Sì, dell'ambiente. Però questi 2 anni fortissimi, io ho detto sto 2 mesi, sono rimasto 2 anni.
E abbiamo fatto per 2 anni questo percorso molto, molto divertente, dopodiché si è guastato il rapporto e io sono ritornato all'ovile, cioè sono andato a Rimini da Andrea Bertelli e gli ho detto: Andrea, ho bisogno di fare una stagione perché di là è andata male, dammi un posto dove lavorare. E lui mi ha messo in un albergo dove stava facendo il maître. In quel periodo un 4 stelle abbastanza banale, cioè ho fatto la mia stagione estiva nel bar aperto al pubblico e ho portato a casa la mia stagione. Ma lì è successa una cosa interessante perché Bertelli stava facendo la formazione all'interno di questo progetto del Centro di Management Alberghiero di Rimini, organizzato dall'Università del Turismo insieme all'École Hôtelier di Losanna. Una scuola per formare assistenti alla direzione d'albergo, cioè per arrivare alle massime cariche dell'albergo attraverso un percorso formativo che ti faceva praticamente vedere tutti i reparti, no? Andrea è un grande venditore, fra le altre cose mi ha convinto a iscrivermi a questo corso. Chiaramente sull'immediato col senno di poi ho perso 2 anni di vita, perché mi sono rimesso a studiare e ho smesso di lavorare. In realtà da imprenditore, se io non avessi fatto questo tipo di percorso, non sarei stato mai in grado di fare quello che faccio oggi. Perché una vera di scuola di management. Ti dico, gli albori di quello che adesso è il corso di management nelle varie scuole. Avevamo professori che arrivavano dalla Bocconi, studiavamo strategia del cambiamento aziendale, gestione del personale, la comunicazione, amministrazione d'azienda, ovviamente inglese però legato al business, cioè una scuola completa, 2400 ore di presenza, esami continui e soprattutto degli stage importanti. Quindi io all'uscita da questo corso, il secondo anno, mi sono trovato a lavorare al Four Seasons a Milano in F&B Management insieme al povero Cipollini, che purtroppo non c'è più, che poi da Milano sarebbe andato a fare il direttore della nuova apertura a Firenze, del Four Seasons di Firenze. E Cipollini era un genio assoluto, fantastico, un personaggio irriverente, pazzo, super preparato, super tecnico. Ho visto tantissime cose interessanti al Four Seasons, credo il posto più organizzato che io avessi mai visto dal punto di vista della qualità organizzativa del lavoro, ma a me mancava il bar. A me mancava da morire proprio lo shaker. A sentirti raccontare la tua storia, mi dici, vabbè, hai lavorato per Royal Caribbean, comunque sei stato sempre nell'ambiente di alberghi e cose varie, perciò dico, dal lato del lavoro, hai sempre, quando facevi parte di questi tipi di aziende, per poi arrivare a quello che mi dirai, hai sempre fatto lavori che comunque a livello economico e anche di sicurezza erano sicuri, comunque che ti davano le loro sicurezze, soprattutto facendo parte dell'ambiente alberghiero, comunque tu hai un tuo contratto, comunque sei tranquillo, tra virgolette, e può essere un lavoro, cioè puoi considerarlo un vero lavoro. Tipo quando io ho iniziato, io non ho mai lavorato nell'ambiente alberghiero, però tipo quando io ho iniziato era sempre una cosa che all'inizio sì, così al volo, così nel weekend, contratto c'è, contratto non c'è, tieni i 60 euro, capito? Quindi dà sicuramente molto meno sicurezza. E da qua poi mi viene da fare questo discorso perché io penso dopo, quando poi hai deciso di metterti in proprio, di farti il tuo locale, comunque è una bella scommessa, perché comunque immagino che tu stia lasciando una cosa sicura per una cosa che, boh, non Io lo quello lo so. covavo da sempre, però. Cioè, quello lì era il mio punto d'arrivo. Io mi ricordo, scusami, ho ancora dei disegni fatti alle superiori in cui facevo la forma del mio banco bar, disegnando i bicchieri, disegnando, sai, la vista dall'alto delle station. Ce li ho ancora. E io alle superiori facevo elettrotecnica, capito? Cioè una roba completamente diversa. Ma io già sognavo questa cosa, per cui io al mio bar ci sarei arrivato, cascasse il mondo. Comunque, questo percorso al... Scusami, non riesco a non guardare quello che scrivono i ragazzi, che vara, fantastico, ci arriviamo. Ma è ancora un po' di storia, d'altronde faccio questo lavoro da più di 30 anni, per cui il percorso va raccontato, anche perché poi Rita è Rita, cioè una volta che arrivi nel tuo locale è il tuo locale, no? Puoi Sì, parlarne... questo ragazzo che sta scrivendo è un fan del Macai, quindi Ok. ha visto le storie di questi giorni, ha visto che ho messo Rita e Rita Tiki, come, non mi ricordo come si Sì, chiama, Rita sì, Sticky Room. Rita Tiki Room sui social, e quindi fa, ah Tiki, allora rompo le palle nella chat. Giusto.
Comunque, Four Seasons, io andavo sempre a bere in questo locale che non c'è più a Milano, in via Casale, e che si chiamava Indiana Post, e all'Indiana Post sono a bere con quella che sarebbe diventata mia moglie, Giorgia, la nostra caipirissima con rum scuro, sai, i drink che si bevevano in quegli anni, e Paolino, il mio barman preferito, in questo banco bellissimo che c'è ancora lì, adesso è diventato un posto orribile, ma il banco è stupendo. Paolino mi dice: allora io ti saluto perché non ci sarò più. E dico: come no, Paolo, dove vai? Ma sei pazzo? Il mio bar preferito. No, vado io a lavorare alle Bahamas. E dico: ma chi è che viene al posto tuo? E dice: non so, vieni tu. E io ho avuto, sai, quella follia di un momento, vado a parlare con il proprietario, Four Seasons mi propone un contratto e io vado a lavorare all'Indiana Post come bartender. Questa era una cosa che ti volevo chiedere perché l'avevo letta nella bio che mi hai mandato, che Four Seasons ti fa la sua proposta e tu dici di no. 1 anno e mezzo all'Indiana Post a fare una quantità di drink mostruosi. La lista era quella di Schumann, di Monaco di Baviera, che arrivava dal Juleps. A Milano c'erano il Juleps sul Naviglio Pavese, Indiana Post sul Naviglio Grande, pochi altri cocktail bar di un certo tipo. Di che anni stiamo parlando? E questo era il 99. Ah, ok, quindi era arrivata Planet, era arrivati Fly Bartender, Sì. era arrivato l'American Bar e tutto. Sì, ok. sì, era arrivato. Però a Milano lo schema, diciamo, più diffuso era quello del Royalto. Royalto, Vinicio Valdo è quello che ha inventato l'aperitivo a Milano e ha aperto il Milano, il Royalto in villa, il BT's Dinner, che voi non ricordate, ma che era un posto pazzesco, che se tu lo vedessi col senno di oggi, lo troveresti ancora geniale, in piazza Sant'Eustorgio, e poi lo hanno fatto chiudere perché c'erano 1000 persone davanti tutte le sere. Vinicio Valdo, che è quello che aveva fatto il Royalto appunto, e che è stato uno dei primi a fare un certo tipo di bartending. Se tu pensi alla 3F e pensi a quel mondo, quel tipo di bicchieri, i primi a usare i bicchieri americani, no? A fare le cose in rock glass gigante, e questi shakeravano con il guantino di pelle, no? Per chiudere lo shaker, cioè era anche una coreografia molto figa, no? Questi drink con sopra la fetta di melone, veramente TGI Fridays. E lì aveva aperto questo posto pazzesco con praticamente un bancone bar e davanti, come se fossimo al mercato della frutta, aveva i piani inclinati dove metteva le bielle con, sai, le patate al forno, la pasta per l'aperitivo, no? E la gente beveva 5-6 drink, margarita frozen alla fragola, cose così, mangiando pasta al forno, no? Presa dalla biella. Aveva una clientela pazzesca, altissima a Milano, perché era anche costoso come posto. E ha fatto veramente la storia. Lo hanno chiuso forzatamente perché facevano troppo casino, cioè perché lì si era creato un universo, capito? BT's Dinner aveva delle ricette fighissime, tra l'altro, in carta. Io ho ancora delle vecchie carte del BT's rubate, Sì, ovviamente. infatti, guardando da quanto tempo fai questo lavoro e come sei appassionato, immagino che a casa tua avrai dei cimeli e ricordi Cose storiche. di ogni scuola. Una cosa ti volevo chiedere, che a me interessa molto. Io sono nato nel 90, però gli anni 90 io ho avuto 5 e 10 anni, perciò non è che li ho vissuti tanto. Tipo sono stato anche negli Stati Uniti, però ci sono stato nel 98 e mi interessava Terminator, i cartoni, quelle cose lì. Perciò tutto quello che mi interesserebbe adesso non ci ho fatto caso. Però io sono molto un fan degli anni 90. E quello che ti volevo chiedere è come l'hai vissuto questo cambiamento radicale che c'è stato nel mondo del bar arrivando all'American Bar in Italia? È stata una figata. È stata una figata perché noi arrivavamo dai bicchieri Cortina 31, ok? Da quel tipo di lavoro lì, con le coppe solamente le Y, e finiva lì. Gli shot glass erano qualcosa di nuovo, si usavano i piemontese, cioè dei bicchieri che complessivamente fanno 9 centilitri, capito? Al posto degli sciottini. Quando 3F ha iniziato a importare materiale americano, a usare i primi Purer, a usare i primi Jigger, no? A vedere un lavoro fatto organizzato e strategicamente in un modo completamente diverso, i tappetini, i barmet che non esistevano, le prime working station, il concetto del flair ancora non era ancora così, come dire, sdoganato, no? Era qualcosa di completamente nuovo. E poi ti ripeto, internet ha segnato una svolta a livello di informazioni
delle cose che abbiamo negli occhi, per cui eravamo degli Zulu prima. Quando arrivava una cosa nuova la guardavi con degli occhi completamente diversi. Oggi quando tu vai in un paese hai già visto tutto, perché sei andato a vedere su Google Maps i posti dove andrai a dormire. Una volta quando ti spostavi, ma una volta non 1000 anni fa, una volta stiamo parlando di fine degli anni No, ma 90, mi ricordo anche io quando andavo in ferie con i miei genitori, ti spostavi, andavo, la camera la vedevo quando, adesso invece quando parti sai già tutto. scoprivi un universo, capito? Pensa ai primi bicchieri che arrivavano dentro i quali potevi chiudere, cioè che potevi chiudere con lo shaker e shakerare dentro. Cioè, Ok, questa cosa per me è sempre stata la normalità, quello, perciò invece noi siamo passati da... Io ancora uso il Boston perché a me piace molto, vetro, metallo. Mi piace perché è un oggetto molto grosso, è difficile da usare. Mi piace sempre spingere i miei ragazzi a provare a lavorare un po' col Boston. Poi chiaramente anche io a livello di spalle incomincio a subirlo, no? Quindi lavoro più volentieri Tintin. Però io per anni ho fatto una disciplina intorno al mio Boston Glass, no? Mi ci sono tagliato un tendine che mi ha mozzato in due, un tendine estensore di questo dito, perché mi si è rotto il si vede. vetro, mi è caduto. Beh, io sui tagli non devo dire niente perché ho fatto fè, perciò. Beh, ovviamente tu sei un martire. E comunque dai, quelle cose lì erano veramente emozionanti, erano dei cambi strategici enormi, erano dei passi da gigante. Questa cosa qua ha segnato moltissimo. Scusa, ho sbagliato coi microfoni. E perché c'è stato quel momento lì in cui si è affacciato nell'ambiente questo nuovo modo di fare drink e è durato, a mio avviso, fino al 2005, 2008-2009. Poi dal 2008-2009 c'è stata, tipo nel 2008-2009 che è stato quando io ho iniziato a fare il bartender, che le attrezzature che avevi sul bancone erano quelle, erano tin, half tin, mixing glass, già lo Yarai non c'era ancora, il c'era il Boston Glass che dici tu, si utilizzava anche come per fare i drinking stir, e già lo Yarai era una cosa che non si usava. E poi dal 2008, 2009, 2010 sono arrivati altri, perché non so se conosci Flare Shop o se conoscevi Flare Shop, era un e-commerce famosissimo dei tempi che praticamente è arrivata in quegli anni lì una valanga di tools nuovi da ogni parte del mondo e poi dopo c'è stata The Bars in Italia che ha visto tutto quello che c'era e praticamente ha creato tutti quanti i tools che potessero esserci in giro per il mondo e li hanno fatti italiani. Quindi questi due grandi momenti di cambiamenti ho visto io, però quello lì degli anni 90 mi sarebbe piaciuto, anche la parte in cui è arrivato TJ Friday cioè una cosa che avrei voluto veramente vivere è come è stata vista in Italia dal settore cocktail il film. A un certo punto tu non potevi più credere al fatto che le bottiglie non dovevi andare a cercarle a Londra. Noi andavamo da Jerry's a Old Compton Street a comprare una bottiglia a Londra. Quando uno andava a Londra si faceva la colletta e quando volevi una bottiglia particolare, il Tanqueray Malacca per anni è stato una cosa irraggiungibile, ok? C'erano pochissime bottiglie, avevamo una quantità di prodotti assolutamente limitata. A me fa sempre simpatia quando ma adesso sono stanco, non mi ricordo, ma povero, è stato anche nostro ospite, calabrese, gira sempre, con Peter Dorelli, scusami. E Peter Dorelli, quando fa le masterclass, dice: ricordatevi sempre che noi abbiamo fatto la storia del bartending lavorando con 1/10 delle bottiglie che avete voi dietro il bancone. Ed è vero, no? Perché si lavoravano ricette mischiando pochissimi ingredienti, sempre più o meno gli stessi. Erano piccolissime differenze a fare un cocktail piuttosto che un altro. Se tu prendi il libro del Savoy e vai a leggere, ci sono cocktail che veramente dove cambia un quarto di oncia, no? E lo chiamano in un modo completamente diverso. E questo chiaramente è un po' l'arte d'arrangiarsi. No? Ma pensa, siamo stati come dei bambini quando abbiamo iniziato a vedere la quantità di bottiglie nuove che stava arrivando, no? I primi gin premium, i primi prodotti che arrivavano, che facevano veramente la svolta, no? E voi siete fortunatissimi perché siete arrivati ad avere quasi subito una quantità di prodotti, un accesso a una quantità di prodotti straordinaria che noi non ci immaginavamo. Sì, io quando ho iniziato nel locale dove lavoravo io avevamo Martini che ci riforniva e il portfolio di Martini era già molto grosso e in quel periodo lì io ho iniziato nel 2008 e c'era di moda il rum,
quindi loro avevano il room che mi ricordo che andava fortissimo, era il Seven Tiki, non so se te lo ricordi, il room delle Figi che andava fortissimo, e quindi loro avevano la loro selezione di vari room che avevano Seven Tiki, poi c'era il vario Bacardi 8, Bacardi Riserva, un paio di Bacardi Black, e avevano un po' di room. Poi dopo negli anni sono arrivati tutti i gin, però sì, sentendo questo tuo racconto, sì, avevamo già a disposizione tantissime cose. Ai tempi c'era anche già come Cachaça, in giro c'era sempre solo la 51, e Martini aveva già la Leblon, che assaggiandola era già un prodotto completamente diverso. Cioè, O la perché saga Ciba, che aveva iniziato a importare il meraviglioso di Oscar 697. È un mio amico, cioè, io adesso sono stanco, comincio ad essere stanco. La giornata a Campari oggi è stata sì, oggi Stefano di Dio. Oggi ha fatto da giudice a una competizione alla Campari Competition, perciò io parlo da giudice di gare di flair, e non so quanti competitor avrei avuto, però dover fare il giudice in una gara, ragazzi, a parte il fatto che dici lo fai per i soldi, però no, non lo fai per i soldi, però è veramente a livello mentale pesantissimo. Io pensavo fosse pesante farlo da competitor, e invece è 1000 volte più pesante. 30 1000 volte più pesante farlo da giudice, perché quello che tipo spinge a me quando faccio il giudice in una gara, dico non posso non aver voglia di guardare questo qua sono io 4-5 anni fa, lui si è allenato, si è preparato, è il suo momento, e io magari adesso non c'ho voglia, quindi devi stare lì pronto, cellulare che non lo guardi neanche, e quindi sì, mentalmente quando arrivi alla fine dici finalmente. E dopo tutto questo Edo è venuto qua da noi, quindi grazie mille. Allora, torniamo un attimo alla tua storia. Rifiuti il Four Season e raccontami come nasce il tuo locale. 1 anno e mezzo in questo posto, me ne vado via, faccio un'altra esperienza più collegata alla consulenza in un posto molto grande a San Donato, con 30 dipendenti, una cosa più amministrativa. E dopodiché si libera, dopo averlo cercato tanto, si libera questo piccolo spazio sul Naviglio. È una zona del Naviglio un po' fuori dall'area principale, in una via trasversale. Scusi, ti interrompo. Il Naviglio era già un posto come adesso super in voga, frequentato, o era diverso Milano? Un po' meno, era più piccolo, la parte diciamo vivace era più ristretta, era un po' più alto come livello, il Naviglio grande, era pieno di ristoranti e qualche cocktail bar. E noi abbiamo trovato il Rita in una via trasversale, dove è ancora oggi. Era una sola stanza, e poi sarebbe diventato più grande, di 36 metri quadri. Era tutto quello che potevamo permetterci a quei tempi, e quindi ci siamo riempiti di cambiali e l'abbiamo preso. E abbiamo costruito il bancone, che è rimasto tale quale fino al 2015, con questa grande bottigliera piramidale dietro, con una parte di cucina che seguivamo alternativamente io e Gianluca Chiaruttini, mio socio storico, e il Zero Milano, quella rubrica molto carina, no? Quel giornaletto gratuito che davano in distribuzione, ci definì dopo qualche mese un locale con più bottiglie che cristiani, perché avevamo una bottigliera già immensa per quei tempi, no? Io ero malato, continuavo a comprare bottiglie su bottiglie. Tu pensa che dopo, nel 2005, quando ho buttato giù la parete e ho preso la stanza dietro, noi avevamo già una trentina di gin, scusami, che era una assoluta rarità per i tempi, no? Molte ginerie, no? Sai, che sarebbero Sono arrivate nate dopo, però. ne avevano 30 e si definivano ginerie. Io ci facevo il martini cocktail e basta. Per cui è stata una roba molto figa, una crescita instancabile. Devo dirti che, come tutte le attività nuove, soprattutto in una zona laterale, soprattutto fatte con pochi soldi, non ci abbiamo guadagnato soldi per almeno i primi 4 anni. Infatti volevo giusto chiederti un paio di appunti sugli inizi, e faccio un appunto perché me lo chiedono in chat, e perché vedendo la puntata di Filippo Sisti, lui ha raccontato la sua storia, ha parlato del Rita, quindi sì, ragazzi, il Rita è dove ha lavorato Filippo, e io infatti grazie a Filippo sono arrivato a poter invitare Edo, perché nell'invitare gli ospiti cerco sempre di non presentarmi su Instagram a scrivere ciao, sono Carmine, cerco sempre di avere qualche gancio, qualche amicizia che mi porta a invitare la gente. Comunque adesso parleremo anche di Filippo e andiamo avanti. Comunque mi interessava parlare del fatto che ovviamente gli inizi non sono facili,
come mi hai detto, come mi ha raccontato anche Marco Russo, col MAG, che loro all'inizio erano super in difficoltà e avevano questa cosa, che lui mi raccontava che coi clienti, non avendo tanto afflusso, giocavano a uno e poi comunque il Naviglio aveva già la sua identità, c'era il Rita che era comunque già fermato e tutto, loro erano molto nuovi. Quindi hai avuto anche, prima cosa c'era concorrenza lì in quella zona. Ma non si trattava di quello, è che non c'era accesso, cioè la gente non arrivava fin là. Noi non avevamo l'insegna perché non avevamo fatto la procedura per l'insegna, ci sarebbe costato troppo, in quel momento non avevamo soldi e poi l'abbiamo fatto diventare il nostro strumento di comunicazione, no? Noi non abbiamo bisogno di insegna, Rita è un locale che vive senza insegna ed è diventato un po' il nostro punto di forza. Quando abbiamo capito che certe cose potevano essere comunicate in un modo fantasioso, ce ne siamo avvalsi, no? Per quanto fosse molto diverso, come ti dicevo prima. Una volta era più figo non apparire, perché venivi seguito da un certo tipo di clientela che cercava proprio il posto sconosciuto, che cercava di essere il primo ad arrivarci. Eh sì, il fattore del ti porto io in un posto, vieni con me, se vai a Milano ti porto io in un posto tranquillo, figo. È stato molto importante essere così e quindi una clientela molto alta di designer, di gente di un certo tipo ha popolato Rita per i primi anni della sua storia. Probabilmente non era clientela così interessata al bere miscelato come quella che viene oggi. Milano non era così interessata al bere miscelato. Noi stavamo portando avanti il nostro discorso, non abbiamo mai seguito quello che era la richiesta della gente, ma abbiamo fatto il nostro percorso, noi abbiamo segnato la nostra strada. La nostra strada partiva esattamente con il concetto che ti dicevo di Schumann, che era un po' la mia fonte di ispirazione. Se vai a vedere la mia prima lista, pari pari quelle cose lì. Quindi copiata pari pari, ok? Non è che ho copiato dei drink, i drink esistevano già, non erano i drink di Charles Schumann, era una raccolta misto fra classici e tropicali, inteso nel senso della miscelazione tradizionale cubana e di qualche cocktail, diciamo, che oggi definiremo tiki, ma che tiki non era, non propriamente, almeno non in quella formulazione. E abbiamo aperto il Rita con un paio di ricette mie, una delle quali è quella, diciamo, è il mio masterpiece, che è il Ginzen, che è una ricetta molto semplice ma che funziona ancora tantissimo, che caratterizza il Rita perché è il posto del Ginzen. Raccontamela pure così da farla sapere a tutti. Ginzen è un cocktail semplicissimo che ho iniziato a fare alla fine degli anni 90, prima di aprire Rita, dopo aver fatto una prova in un locale dove facevano una caipirinha allo zenzero. Lo zenzero era un prodotto completamente nuovo perché si usava nei primi ristoranti di sushi che c'erano a Milano, ed erano pochissimi perché prima funzionava il cinese, il giapponese non c'era. E lo zenzero in un certo momento è stato il prodotto nuovo da provare, no? Io faccio una prova in questo locale, mi fanno fare la caipirinha allo zenzero. Io penso, cavolo, questo è un ingrediente veramente interessante, però ci sono delle cose che non tornano, no? La casciassa non lo matcha correttamente, il lime pestato dentro mi dà l'amaricante della buccia, no? Devo cambiare questa ricetta. E allora mi sono messo a pensare a ingegnerizzare questa ricetta. I pestati andavano tantissimo per i primi anni, noi abbiamo fatto pestati. Quando io ho iniziato a lavorare, prima della serata si preparavano le famose basi e inizio serata eravamo in 5 barman, dovevamo preparare tipo 60-70 bicchieri con già le basi pronte per le serate. Quei tempi lì era fortissimo. Facevi caipirinhe e caipirosche a tutta forza. Ma poi io ho lavorato molto anche su pestati con l'ispirazione del Lab di Londra, no? Quindi pestando la frutta fresca, mettendo insieme erbe e frutta, facendo cose un pochino più creative. Pezzo di zenzero, 8 grammi, la definizione che dico sempre io, un'oliva molto grossa, no? Di zenzero mondato, pulito, tagliato ovviamente in modo che rimanga la parte del nervo che quando lo schiacci si sfibri, perché se lo tagli per il lungo e lo schiacci per il lungo, lo zenzero non riesce a sfibrarsi, ma rimane la fibra lunga che è fastidiosa. 12 grammi di zucchero di canna integrale. Lo zucchero mi serve non solamente per dolcificare, ma anche come molitore, no? Come agente che ti aiuta a rompere il pezzo di zenzero. 15 ml, quindi succo più o meno di mezzo lime, di lime fresco, 20 ml di cordiale di lime roses, che in quei tempi si usava tantissimo, che mi aiuta. Oggi posso usare anche un cordiale fatto in casa, uno sherbet, ma allora si usava tantissimo quello. 50 ml di gin, ghiaccio tritato, spruzzo di soda a chiudere
e mescolo il drink. Il gin rispetto alla cachaça mi dava quella sensazione intensa, no? Di spalla, che alla cachaça manca perché il distillato di canna da zucchero è molto più rotondo. Invece mi serviva qualcosa di pungente, no? E di memorabile. La soda apre il sapore. Questo drink, io ho iniziato a farlo, è diventato il drink del locale e, come secondo me è molto importante fare, non ho mai smesso di venderlo, non ho mai smesso di spingerlo. Quando una cosa funziona dentro un locale deve diventare identità del locale. Quindi mai abbandonare una ricetta che funziona. Perché il cliente prima di tutto non è mai arrivato al nostro punto di evoluzione. Il cliente è legato a dei ricordi, è legato a dei momenti piacevoli. Se una cosa gli piace non gliene frega niente bere il drink nuovo per forza, no? Vuole bere una cosa perché lo rassicura. E soprattutto mi rendo conto anche oggi che una clientela giovane non è che per forza rimanga disturbata dal fatto che un drink sia concettualmente degli anni 90, no? Perché alla fine quello che paga sempre è il gusto. Se una cosa la bevi e ti piace e funziona, continui a ordinarla. Quindi il Ginzen negli anni poi è diventato per noi il nostro drink più rappresentativo e oggi all'ingresso del locale c'è una bella scritta sul muro che ho voluto per i 20 anni del locale, The House of Ginzen since 2002, no? Con quel tipo... 2022 avete fatto i 20 anni. Nel 2022 abbiamo fatto i 20 anni. È stata una bella... Hai fatto una festa o... Abbiamo fatto un mese di festa, è stata una roba fighissima. Un mese di festa in cui abbiamo invitato tutti gli amici storici, i colleghi importanti del nostro settore che sono venuti tutti per il piacere di venire. È stata una manifestazione di effetto grandissima e sono venuti un po' tutti i big italiani. Infatti, tra le domande che ti volevo fare era una è che tra la clientela abituale che avete, perché questa è l'impressione che ho io, ci sono tanti bartender che vengono a visitarvi. Moltissimi. È un po' Il- destination. Anche se effettivamente il mondo sta cambiando. Io mi rendo conto che la miscelazione sta cambiando tanto nella testa delle persone. Non voglio fare una polemica, però io non sono convinto che il mondo degli acidi sia il mondo giusto. Perché per me è un regresso e tornare a quando si faceva i drink con lo sweet and sour della Nat King, no? Da un certo punto di vista concettuale. Io nelle prime liste che ho inventato a Rita, che erano dei libricini che si portavano a casa, e questo noi l'abbiamo fatto nel 2005. Che figata. Cioè la prima lista che il cliente portava via con sé, ok? C'era scritto portami via, c'erano delle ricette comunque molte nostre, molte classiche, molti twist, erano gli anni in cui si facevano i twist on classic, quindi c'era tipo una paginata intera di Cosmopolitan, Ginger Cosmo, Ginger Vaniglia, con il liquore di burro, il butterscotch snaps e queste cose qua, no? Delle piccole varianti, qualche tributo a cocktail di bartender famosi che ci piaceva, ma la cosa bella, questa idea del menù da portare con sé, no? Delle dimensioni appunto di quello zero, quel famoso giornalino tascabile. E la cosa è stata bellissima perché poi la gente andava via con il suo libricino, ritornava e aveva studiato la lezione, per cui ti ordinava un drink che nel frattempo, diciamo, portando a casa il libro, per lui era diventato un punto di interesse, no? Una curiosità. Quante sedute avete? Cioè, quanti clienti potete ospitare? In realtà adesso fa 20 sedute al bancone. Quello che preferisco io. Io se vado in un locale, quello che mi piacerebbe è sedermi al bancone, cioè mi piace sentirlo e guardare. Lì è fondamentale. 30 posti all'interno, 36 posti nella veranda esterna ma chiusa e poi una ventina di posti sui bidoni esterni che sono delle alzate, no? Tipo dei mangia in piedi. Vabbè, quindi si parla comunque di numeri. Sì, quindi e quanti ragazzi hai a lavorare? Siamo in totale in 10. Pensavo di più, sinceramente. Siamo arrivati a essere 13. Però facciamo 7 giorni su 7. A un certo punto ho capito che non era redditizio e ho deciso di chiudere. Ma fai un giorno di chiusura? Faccio un giorno di chiusura, però il Rita Sticky Room, da quando l'abbiamo aperto, è aperto di domenica, noi siamo aperti lunedì e quindi compensiamo. Ah, ok, quindi adesso poi volevo arrivare anche a parlare del Tiki Room. E è un locale che al cliente, cioè il cliente arriva
e viene chiesto che cosa vogliono, o proponete la vostra drink list, proponete le vostre idee o proponete la vostra esperienza, cioè o proponete un'esperienza al cliente? Ma il cliente che arriva a Rita arriva già con un certo tipo di aspettativa. Non è mai casuale. È un locale dove lo straniero arriva perché ci ha letto sulle guide, soprattutto ci porta tantissimi clienti senza ovviamente averli interpellati, perché non si può fare la routier francese e l'Only Planet, che è in tutto il mondo e che indica Rita come un posto, un place to be. E questo per noi è stato un regalo enorme, no? Perché diciamo ha raccontato di tutti i nostri anni di coerenza e di sforzo per fare sti benedetti limoni spremuti. 2 tonnellate di lime all'anno, Carmine, lo sai che tipo di sbattimento è, no? Sì, Solo di lime, lo poi so bene, limoni. da quando ho scoperto Fine School ho deciso che non spremerò più lime e cose varie. Certo, no, ma è Però sì, è un capisco giusto bene cosa parli. approccio e lo capisco. Comunque il cliente da noi sa che cosa vuole e vuole una carta che racconta un po' di storia, un po' di futuro, un po' di passato e un po' di presente. E quindi Avete ancora la drink list fisica? No, sì, ok. continuiamo ad avere il drink list fisiche. In questo momento abbiamo la lista dei 20 anni. E la lista dei 20 anni è un compendio dei best seller dal 2002 al 2022. Quindi ho un drink scelto per ogni anno che è stato il best seller per ogni anno. Poi in alcuni casi ovviamente la scelta è caduta sul drink che ci stava giusto per non essere troppo, per non monopolizzare solamente un certo tipo di preparazione, no? E una domanda che non c'entra niente, se non mi vuoi rispondere puoi non rispondere, ma in tutto questo tuo percorso lunghissimo, alla tua vita privata ci hai pensato, l'hai coltivata? Ah, io ho 2 figli e una moglie, 2 figli che ormai sono abbastanza grandi, ce l'abbiamo fatta tutto sommato perché mia moglie è una persona eccezionale, perché mi ha supportato tantissimo, sicuramente, perché io ho questa fortuna di essere 2 persone in una, perché quando sono fuori dal lavoro sono veramente fuori dal lavoro. Quando sono in vacanza non penso a quello che succede al bar. E quindi chiudo completamente, ma non lo faccio apposta, è una cosa che mi succede, quasi a livello di disinteresse. Ma il problema è che quando sono al lavoro, se mia moglie mi chiama, non la cioè non ci parlo, la saluto, ma per me è finito tutto, capito? E... no, ok. Scusami, non Sì, riesco a sì, non ci sta, ci leggere. sta. Comunque, un'altra, quindi sì, sei riuscito a, che non è una cosa da poco, prima cosa, non è una cosa da poco questa dei 20 anni, che guardando com'è il mondo adesso, guardando quello che succede, guardando le mille cose da cui siamo e siamo stati investiti, soprattutto ultimamente, non ultimamente, però dico gli ultimi 2 o 3 anni, e quindi i 20 anni sono veramente una cosa, un traguardo pazzesco, e poi anche il rispetto che c'è nell'ambiente che sento io parlando con delle persone, sento che c'è un sacco di rispetto, e il Rita viene visto proprio come come, non lo so, la mecca di quello che puoi trovare a Milano, che ci sono tante cose, però il Rita è il Rita, capito? Perché è un posto dove sicuramente il classico è fatto nel modo coerente e la miscelazione che va fuori dal classico è una miscelazione piuttosto semplice, cioè non è una miscelazione che mette in difficoltà il cliente. Sicuramente a livello diciamo di futuristico ti indicherei 2 o 3 bar che stanno facendo molto bene, penso a Carico ad esempio, che sta facendo delle cose fighissime e che ha tutta il mio rispetto e tutta la mia attenzione, ma secondo me se tu cambi radicalmente il sistema e fai quel tipo di cose o sei bravissimo oppure lascia perdere, perché la miscelazione reale, che è quella che il cliente capisce meglio in assoluto, è una miscelazione che ovviamente ha bisogno di freschezza, ha bisogno di prodotto, ha bisogno di ingrediente e ha bisogno di costanza, no? Devi fare le cose sempre in un certo modo. Noi facciamo tanta formazione, cresciamo moltissimo i ragazzi che vengono a imparare un metodo di lavoro, no? Poi non è detto che sia quello giusto, è il nostro metodo. Io so che uno che esce da Rita si trova bene un po' dappertutto perché comunque
è un po' la scuola unificata, no? Sì, mi interessava anche sapere questa cosa, mi interessava chiederti di come impostate il lavoro e come l'impronta che cercate di dare che cerchi di dare ai tuoi ragazzi, se lo fai direttamente tu, se hai collaboratori che si occupano della formazione. A Rita non c'è sala e bar. A Rita chi fa la sala fa anche il bar, chi fa il bar fa anche la sala. Questo è uno dei discorsi cardine del podcast che ho iniziato a farlo con i ragazzi del Malò 4-5 puntate fa, perché soprattutto per quelli della mia generazione il lavorare in sala è come un scendere dal tuo piedistallo, o comunque fare una cosa denigrante, o fare una cosa che è di meno di quello che ti meriti. Che però io me ne sono accorto, anch'io avevo questa idea, sono sincero, quando avevo 22, 23, 24 anni, che magari che lavoravo in discoteca e mi succedeva che il bar era pieno e Carmine devi lavorare in sala stasera, e io per 3 quarti della serata ero super preso male perché dovevo lavorare in sala. E però me ne sono accorto proprio poco dopo la seconda pandemia, che ho lavorato in un locale che era cocktail bar e ristorante, in cui mi capitava di lavorare sia al bar, però anche di avere un rapporto in più con i clienti cui non ero abituato, e ho visto che comunque, a parte che è un lavoro bello quasi quanto stare al bar, però diventa una cosa unica praticamente, il riuscire a empatizzare con il cliente quando arriva, farlo sentire a suo agio, farlo sedere, che cosa vogliono bere, cosa non vogliono bere, vi faccio provare io qualcosa, sentite questo, l'altro. Anche per capire la psicologia della richiesta, anche per interiorizzare i cocktail che si propongono. E io mi rendo conto che i ragazzi che hanno questa opportunità, che poi capiscono che si tratta di un'opportunità, all'inizio sono scazzati, no? O comunque gli pesa un po'. Poi capiscono il valore che ha, perché quando poi tu sei sul banco non hai tempo di pensare a quello che ti succede intorno, sul banco devi agire. Sul banco devi fare perché arrivano le comande a cannone e devi fare da bere il più in fretta possibile. Poi io ho proprio il concetto dell'urgenza del servizio. Per me il servizio è arrivare il più in fretta possibile al cliente col drink da quando lui lo ha ordinato, capito? Il drink deve essere fatto cioè a regola d'arte, ma arrivare velocissimo, perché mi dà fastidio che il cliente stia aspettando. Per cui voglio che i ragazzi interiorizzino quest'urgenza e imparino che appena arriva la comanda bisogna mettersi a lavorare a testa bassa. Hai la gente davanti, sei capace di parlare, ci parli, se non sei capace fai il drink e poi ci parli. Ok, no? E questa cosa qua, chiaramente, quando tu hai l'opportunità di fare su e giù dal banco, è molto importante perché poi ti ritrovi ad essere magari al pass e studiare quello che fa il tuo collega, perché ti rendi conto che facendo così fai il passo avanti, no? Impari molto di più. Quando non avevo opportunità di fare così, io ho formato uno dei migliori barman che ho avuto, mettendolo di fianco a me a lavarmi i bicchieri per un anno. E lui era già capo barman in un locale, ma ha avuto l'intelligenza di capire che non era una punizione, era un modo, perché quando tu sei lì che fai un gesto ripetitivo come pulire i bicchieri, a parte che entri in contatto con la materia, no? E, e questa cosa qua, questa cosa di misurare con le mani è fondamentale, no? Di conoscere quello con cui stai lavorando. Ma poi soprattutto a un certo punto diventa talmente noioso che incominci a guardare e rubare con gli occhi e capire con gli occhi tutto quello che fa il tuo collega. E a un certo punto, quando tu hai interiorizzato i movimenti, le porzionature e un certo modo di lavorare, io il ragazzo che mi lava i bicchieri, che è con me da 15 anni, no? Che è un ragazzo dello Sri Lanka bravissimo, che guadagna quasi quanto il capo barman, speriamo che lui non senta questa intervista fino in fondo. Lui mi passa i bicchieri, sa esattamente, mi passa le bottiglie, mi passa il cubone di ghiaccio, mi passa la garnish, vede che sto finendo, cioè mi segue e mi sta dietro. Lui saprebbe fare esattamente tutto quello che faccio io. Mi fa venire in mente il lavoro del barback, che mi è capitato a volte che ho fatto le due estati della pandemia, e l'ho fatte lavorando su una terrazza sul mare a Napoli. E dove lavoro io d'estate lavoro a Jesolo, al Vanilla, non so se lo conosci, l'ex Cuba Libre, e mi capita, lì non abbiamo barback, lì noi bartender siamo praticamente i padroni del locale, facciamo tutto noi, e nel bene e nel male. E però facendo questo, lì a Napoli mi sono trovato a lavorare con dei barback
che veramente, a parte il fatto che potrebbero fare i bartender, ma no, erano bravissimi. Cioè, tipo io, neanche, sai quando finisci una cosa e ti giri per prenderla, neanche il tempo di girarmi, c'era la bottiglia già lì così, io dovevo solo mettere il metal pur. Finivo i lime, finivo le arance, finivo qualsiasi cosa, mi si rovesciava un drink, già pronto, cioè, quindi importante come il loro ruolo era importante anche forse di più del mio, perché se non ci fossero stato loro la mia velocità non sarebbe stata la stessa. Quindi Certo. capisco benissimo quello che mi dici di questo Se riesci a ragazzo. fare questa cosa, se arriva a questa cosa, a parte che devo salutare Nino Varnacula Suria, numero uno. Se riesci a fare questa cosa, poi ti trovi con del personale che è in grado di andare dovunque, di muoversi in qualunque reparto e loro stessi poi ne godono, capito? Spesso le cose vanno fatte provare e sperimentare alle persone e vivere sulla propria pelle per arrivare a capirlo e interiorizzarlo e farlo diventare anche positivo. Io capisco che può essere fastidioso all'inizio, però quando tu vai al tavolo e sai che cosa stai vendendo, perché lo fai tu in prima persona, gli vendi le cose con un modo completamente differente, capito? Io ho iniziato non lavando i bicchieri, non asciugando i bicchieri a mano, però ho iniziato dalla cambusa di una discoteca. Io avevo 3 lavastoviglie, quindi ne parlavo o la scorsa puntata o 2 puntate fa. E dopo un paio di settimane avevo la presunzione di dire che non c'era nessuno bravo come me perché ti facevo i bicchieri per 6 locali volendo. Avevo capito un attimo la dinamica dell'avere 3 lavastoviglie e andavo come il fuoco. E anche da lì io poi ho lavorato in varie parti, ho fatto anche il back e mi ricordo quando, vabbè che erano tempi diversi, nel senso che la mole di lavoro era diversa, però mi ricordo quanto cavolo lavoravo e quanto mi sentivo anche importante, perché finivo di portare il ghiaccio, sapevo che servivano i bicchieri, sapevo che avevo fatto ghiaccio e bicchieri di fila, sapevo che le casse del vetro erano piene, le dovevo cambiare. Fatte le casse del vetro, sapevo che le casse dei bicchieri erano piene, perché c'era la cassa dei bicchieri vuoti, e quindi ero sempre un continuo avanti e indietro. Sapevo che eravamo a metà serata, sapevo che stava per finire il sour. E lì col brand col Nut King Lo schiumone. sì. E niente, raccontami un po'. Vabbè, lo vedi dalla mia camicia. Io ho scelto di utilizzare queste camicie nelle puntate del podcast Molto figa. perché è una cosa che si nota. Quindi so che nelle puntate sì, no? Invece che vestire, di solito sono sempre vestito di nero, quindi nelle puntate del podcast ho scelto di mettermi questo tipo di camicie in modo da essere riconosciuto. Raccontami un po' questa Tiki Room, come nasce e che cos'è. Era il 2016, avevo appena finito di ristrutturare il Rita nella versione che troveresti oggi venendo, perché per tanti anni noi siamo stati un po' una scarpa e una ciabatta, sai, un locale che abbiamo dovuto... La gente guarda molto il tuo stile. Un locale che abbiamo fatto con pochi soldi all'inizio, quindi quando ho fatto un progetto per rifarlo e fare questo grande bancone centrale, non ho badato a spese, ho fatto le cose come si deve perché ho detto Rita deve durare altri 20 anni. Deve essere una grande gratificazione, immagino. Ho Io, disegnato tutto io, è stato fighissimo. io lo rapporto vabbè, quello che hai notato appena sei arrivato qua, io lo rapporto a questa casa. Io ho vissuto 13 anni in un bilocale lì a Rovato, dove ti dicevo, che era, cioè, è brutto dirlo, però era veramente una casa di merda. Era un bilocale sai, proprio quelle case con pieno di cose, che anche se metti in ordine è comunque pieno, che ti senti proprio la roba che... E ho vissuto 13 anni così. E per 13 anni mi dicevo sempre, Dio, quando mi prenderò la casa dovrà essere così, così. È una bellissima casa. Ti ringrazio. E infatti qui entra in causa di nuovo mio padre, perché quando poi cercavo la casa avevo il mio budget in cui potevo stare dentro, e questa casa non l'ero, ho guardato 30 case, questa non era tra le case che avevo guardato, però ci passavo sempre davanti e vedevo vendita, perché queste sono 6 case che erano tutte nuove, questa era l'unica vuota. Sono entrato dentro, avevo già visto le 30 case e già vedendola, queste sono quelle case che entri e sono grezze dentro e decidi tu com'è all'interno una volta che la prendi. Sì. E vedendola ho detto vabbè, però sicuramente fuori budget questa roba. E poi dopo la faccio vedere a mio padre, che lui è il mio consulente di ogni cosa, e lui mi fa blocca, le faccio ma non ce la faccio a prendere, fa non ti preoccupare, i soldi li trovi in qualche modo, ti do una mano io se serve. Poi fortunatamente è andata bene tutto quanto, però
Sì, una volta che ho fatto il passo più lungo della gamba, che sapevo che non me la potevo permettere, poi ringrazio il cielo ogni giorno che le cose dopo il Covid mi sono sempre andate meglio. Saluta Eh. il nuovo papà perché ti sono brillati gli occhi. Io da No, papà sono orgoglioso, questa cosa la vedo. no, perché veramente il passare da quella casa lì dove sono stato 13 anni, perché poi ho fatto anche tipo, ho fatto 3 lavori per tanto tempo, cose varie, facevo il magazziniere, e riuscire ad avere la casa come la volevo io è stata veramente tanto. Quindi capisco il tuo discorso che mi fai all'inizio l'ho fatto con pochi soldi e io uguale, all'inizio non avevo i soldi, ho preso quella casa lì, ci ho messo dentro, avevo i miei vari mobili, tipo questo qua è un mobile sopravvissuto da quella casa lì, mobili da 50 euro e Diventerà quindi... un bar. Questo. e quindi immagino quando poi dopo hai ristrutturato e l'hai fatto come volevi tu, la soddisfazione che deve essere stata. Bellissimo. E poi non piaceva più come prima il locale, ma a me non me ne fregava niente perché piaceva a me. Io mi ero stufato di lavorare nel vecchio Rita, non lo sopportavo più, volevo un locale diverso, volevo un locale che rispecchiasse il tempo in cui ci trovavamo e me lo sono rifatto come mi piaceva. E il bancone è una figata, insomma, poi ti invito a venire a vederlo. Ma al di là, a parte questo, poi come vanno le cose nella vita è sempre così. Noi per anni abbiamo fatto il filo alla locanda greca, il locale che c'era lì di fronte, nessuno ci ha mai dato un riscontro. L'anno esatto in cui ho rifatto il Rita e avevo speso tutti i soldi che avevo, viene il proprietario della locanda greca e mi dice: vendo subito, vendo subito. Poi questo è un personaggio un po' particolare, un po' fuori. E gli ho detto: Franco, ferma tutto perché la prendiamo noi. Un modo lo troviamo, lo prendiamo. Ma il modo lo trovi. Sei qua, diciamo che arriva la giustizia di quello che tu hai fatto, hai costruito nella vita. Il Rita per anni ha sempre avuto i bilanci in ordine, no? E noi abbiamo ricevuto la lettera dello Stato che ci garantiva, ci dava il prestito garantito con il fondo dello Stato, no? Ce l'hai se hai i conti in un certo modo. Quindi noi avevamo il prestito di denaro all'1,25%. E ci abbiamo messo niente, siamo andati a farci dare i soldi. Siamo fatti dare i soldi e praticamente abbiamo fatto una società, con la società abbiamo comprato questo locale nuovo, l'attività, non il locale, perché sul Naviglio non ti vende niente nessuno, e abbiamo realizzato il più grande errore della mia vita, cioè abbiamo realizzato un ristorante di pesce. Ambizione, desiderio, che ne so, affetto, abbiamo detto abbiamo un locale di fronte all'altro, non possiamo fare 2 locali, facciamo un ristorante. Il mio socio era appassionato della cucina, è appassionato di cucina, ha voluto aprire sto ristorante di pesce, io gli sono andato dietro, anch'io, veramente stupidamente, e lì abbiamo fatto i conti col fatto di essere sul Naviglio. Il Naviglio è una zona nazional popolare ed è una zona turistica. Il turista non viene per mangiare in un certo modo, viene per fare la serata, per mettere qualcosa nello stomaco, comfort food, roba furba, velocità. Non vuole certamente il servizio che ti aspetti in un ristorante di un certo tipo. E un ristorante di certo tipo che fa un progetto come quello del pesce mediterraneo, pescato all'amo, un sacco di menate che abbiamo messo noi per complicarci la vita, è destinato a morire. 70.000 euro persi in un anno e mezzo, oltre all'investimento. Noi che eravamo a boccheggiare, continuavamo a prendere soldi da Rita mettendoli dentro Arringa, locanda del pesce, così si chiamava. A un certo punto io tiro sulla bandierina e dico: ragazzi, fermi tutti perché qua stiamo saltando per aria. E non saltiamo per aria solamente con il tiki, cioè con il ringa, ma saltiamo in aria anche con Rita, che continua a finanziare questo progetto che non va. Quindi, come dire, gli imprenditori prima o poi si trovano di fronte a un progetto fallito. Infatti speravo che avessi una storia di caduta da raccontare, perché è un'altra delle cose che mi piace raccontare, perché frasi che dopo ti faccio vedere camera mia, Sì. che frase tipica di Michael Jordan che cito sempre, che lui ha sbagliato più tiri di quelli che ha fatto nella sua carriera. Certo. Perciò come Michael Jordan, anche gli imprenditori, sicuramente questo fallimento ti ha formato più di molte soddisfazioni che ti sei fatto a Rita. Assolutamente sì, è stato molto doloroso. Io non faccio fatica a riconoscere di essere andato molto vicino a un esaurimento nervoso, perché 2 anni fatti dentro un locale per farlo decollare, io avevo lasciato Rita per stare dentro sto ristorante, per farlo decollare, e nonostante gli sforzi enormi che fai, questo posto non funziona.
è una cosa devastante, cioè che ti logora da dentro, capito? Quanto più lavori e tanto meno le cose vanno bene. Perché poi arrivavi anche da una sicurezza che ti dava nel senso, a Rita avevi la tua identità, avevi la tua clientela, avevi comunque il tuo nome, tutto, dici, cazzo, non riesco a far volare sto posto. Funzione di far bene, fai tutte le scelte mirate, fighissime, quello che ti sembra fighissimo e la gente non lo recepisce. Arriviamo a fine del 2018, perché di questo stiamo parlando. Io faccio questo consiglio superiore e decidiamo o di vendere tutta la struttura o di cambiare. Chiara, che oggi è la mia socia, che in quel momento era nostra direttore di sala del Rita Cocktail e che era entrata a Rita con l'idea di investire dei soldi, aveva possibilità di investire dei soldi, ma volevo conoscerla, volevo capire che persona fosse, no? Quindi ha fatto questo primo periodo di Sì, affiancamento. conosciamoci prima. Raccoglie il mio guanto di sfida e dice: se facciamo un progetto figo io ci sono. Allora io, che avevo avuto anche paura di parlare perché sono sempre stato quello che parlava un po' più di tutti, butto l'idea e dico: io quando ero sulle navi da crociera avevo una passione che era la tiki room della nave, cioè un posto dove si faceva solamente miscelazione tiki. Chiaramente era una miscelazione tiki molto edulcorata, no? Non quello integrale che cerchiamo di fare noi, almeno come base di partenza. Però mi piaceva un casino, facciamo un tiki bar. Chiara si è illuminata, facciamo un tiki bar. Gianluca, il mio socio, ha detto facciamo un tiki bar. E quindi abbiamo fatto una roba folle, perché praticamente dopo una settimana ho preso tutto il personale e gli ho detto: allora, quello che sta succedendo è questo, noi stiamo saltando per aria, dall'oggi al domani. Quindi domani voi vi troverete senza stipendio, senza TFR, senza un becco di niente, perché noi saltiamo per aria completamente. Oppure, se ci aiutate in questo progetto, noi andiamo avanti col lavoro come se niente fosse, ma nel frattempo dovete sapere, perché non è che puoi nascondere una cosa del genere, che noi stiamo facendo un progetto di ristrutturazione totale e a un certo punto il ristorante chiuderà e aprirà un locale nuovo nel giro di un mese, perché noi in un mese abbiamo fatto quel locale lì. Avendo vissuto io 1000 ristrutturazioni, un mese è come parlare di un'ora. È una follia. Allora che cosa abbiamo fatto? Inizio a disegnare, i ragazzi accettano, no? Non sono stati stupidi, sono stati molto bravi, accettano e continuano a fare il ristorante. Dico, la tua richiesta nei confronti dei ragazzi cos'era? Se restavano io gli avrei mantenuto il lavoro, anche se avessimo cambiato stile, no? Gli ho detto: poi vedete voi se vi piace o se non vi piace, però io vi mantengo tutti, cambiamo stile del lavoro. Inizio a disegnare il mio bancone, inizio a disegnare le mie sedute, lo porto a vedere a un architetto che tira fuori qualche idea, lo faccio vedere al nostro redattore, che è quello che ha fatto Rita fisicamente, e lei mi guarda, che tra l'altro è uno che avrebbe fatto un sacco di soldi con quel progetto ed è stato troppo bravo perché non ne ha approfittato, e mi ha detto: Edo, ma tu non hai bisogno di un architetto e non hai bisogno neanche di noi, tu hai bisogno di uno scenografo. E quella era la risposta giusta, perché il tiki è scenografia pura, il tiki è allestimento. Il tiki non è fare, diciamo, disegnare correttamente la sala ristorante, avere i tavoli al posto giusto. Il tiki va da terra a cielo. Muri, soffitto, decoro, coerenza di colori, coerenza di materiali. È un lavoro pazzesco. E noi avevamo già in pugno, perché poi l'esperienza del Rita ci ha veramente regalato un sacco di cose. Sopra di noi viveva questo ragazzo, Matteo Ioli, che avrebbe lavorato in uno dei progetti italiani più fighi in assoluto, che è stata la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Torino, per la quale siamo stati super premiati. Questo gruppo, che è ancora in giro in tutto il mondo, capitanato da Marco Balic, che è un personaggio super famoso, se vai a cercare ti viene fuori chi è, fa le cerimonie d'apertura dei giochi olimpici, dei giochi invernali, dei giochi del Kazakistan, capito? Perché in tutti i paesi ci sono queste cose qua, le cerimonie sono importantissime e loro fanno il design di queste cerimonie. Sì, le cerimonie di apertura di questi eventi sportivi sono super, tipo anche dei mondiali, degli europei, queste cose, che in TV spesso non danno neanche, però sono degli eventi pazzeschi. C'è un lavoro immenso dietro, ok? Dei panamericani, allora hanno fatto come si chiamava? Quella torre bellissima che c'era all'Expo di Milano. Quella che hanno fatto a Brescia? Quella di luce fatta, sì, ok, l'hanno disegnata loro, l'hanno ingegnerizzata loro,
Quindi gente che aveva questo tipo di capacità. Matteo, un nostro amico perché viveva sopra a Rita, per anni è venuto giù a prendere ciuche colossali, gli abbiamo proposto il progetto, gli è piaciuto un casino, abbiamo iniziato a lavorare. E il Tiki è stato costruito nel suo capannone nei mesi da dicembre ad aprile per avere tutto pronto e svuotare il locale e metterci dentro la Tiki Room. Per cui noi abbiamo chiuso il 18 aprile del 2019 e abbiamo riaperto il 18 maggio dello stesso anno. Cioè in un mese abbiamo fatto tutto il locale, compreso il giardino. Abbiamo aperto, abbiamo lavorato, cosa sono, 8 mesi ed eravamo già in pari. Cioè la crescita è stata potentissima, esponenziale e noi già dal primo mese non stavamo più perdendo soldi. E siamo arrivati a fine dell'anno che avevamo più che una speranza, cioè eravamo già certi che poteva solo migliorare. E il discorso del Tiki, io se potessi tornare indietro e diciamo non intraprendessi la strada che ho intrapreso, vieni un po' più verso di me, così, ok, così ci siamo entrambi. Se potessi tornare indietro e non intraprendessi la strada del mondo delle discoteche, eventi e cose così, flare e tutto, penso che quello che mi sarebbe piaciuto sarebbe stato proprio lavorare in un cocktail bar tiki, però in un tiki bar, che a parte che sono sempre stato fan anche da giovane. Scusami, adesso ti interrompo, fermo. Ti ho portato un regalo in diretta. La camicia della Rita Sticky Room. Oh, come la firma del contratto. È un usato sicuro, perché è una ex mia. Bellissima, grazie mille. Che tanto vedi. Forse ti va bene lo Sì, stesso, va benissimo. sì, Che solo ho fatto il bilanciamento del rosso prima, vedi com'è adesso in camera? No, vedi chi sei. Ah, cavolo. Perché ho fatto male il bilanciamento del rosso. Comunque, grazie mille, prima cosa. E la terrò. E quello che ti volevo dire, anche io da ragazzino, più che il ristorante tirato, preferivo la trattoria. Tipo, se andavo a mangiare da qualche parte, mi piaceva il posto dove c'era la nonna a cucinare e i nipoti in sala, capito? Mi piacevano i posti così. E il Tiki mi dà proprio l'idea di essere un posto divertente, un posto, capito? Questa è l'impressione che mi dà me se vado in un posto che Il Tiki è divertente anche per chi ci lavora, non so. È una specie di situazione ad ingaggio continuo, è veramente figo. E chiaramente dietro c'è un pensiero molto articolato, cioè non basta fare un locale bello per fare Tiki. Ai miei, tra virgolette, inizi, io ho iniziato nel 2010 nel 2010 ho conosciuto il Flair. 2011-12 sono stati gli anni in cui ero lì tra il decidere se potevo farlo, se avevo voglia, se ero portato no, però se avevo voglia di farlo. Il 2013 è stato l'anno in cui, diciamo, mi ci sono messo seriamente. E nel 2013, sicuramente ti ricorderai, Daniele Dalla Pola, nel 2013 era l'anno in cui Daniele Dalla Pola in Italia era una bomba pazzesca. E lui era molto legato al mondo del flair, nel senso che dare Fair Bartender piaceva un sacco, e poi perché i Fair Bartender gli rimediavano un sacco di masterclass in giro, quindi era spesso con noi. E quindi lui cioè è stato uno che io in quel periodo lì ero proprio lì perché facevo il magazziniere, lavoravo nel weekend, facevo l'insegnante nel corso basic nella scuola qua a Bergamo, quindi la mia conoscenza a livello di drink non ne facevo tanta perché lavoravo in discoteca. A livello sapevo quello lì, sapevo e ripassavo quello che insegnavo nel corso base, però comunque il mio grafico di apprendimento non è che andasse molto perché poi mi chiudevo nella mia stanza e lì mi allenavo, perciò questo era tutto. E Daniele è stato il primo, che lui neanche lo sa, però lui è stato il primo che mi ha fatto vedere delle cose nuove, tra virgolette, capite? Quindi mi ci ero appassionato. Scusa, mi sto leggendo le cose, le cazzate che scrivo. E quindi il Tiki è stata una cosa che mi ha affascinato, una delle prime cose che mi ha affascinato. È un mondo bellissimo che io conoscevo già, che avevo già masticato tanto, è stato anche statistico, nel senso che quando io ho pensato, ma che cos'è che funziona sempre, e io, avendo appunto fatto questa esperienza negli Stati Uniti, ho sempre messo dei drink tiki o tropicali dentro nella mia proposta, no? Nella carta c'erano sempre un paio di drink, diciamo, destinazione tiki. E
ed erano sempre i best seller, cioè era sempre la roba che tirava di più, perché comunque dai, il bicchiere grande, la garnish, cioè appariscente, il cliente vede la cosa, no? Anche importante dal punto di vista dimensionale, comunque c'è tanto alcol, no? Sono cose che tutto sommato tirano sempre Eh sì, come perché poi è anche, concept. è anche la tipologia di drink che magari piace anche di più alle ragazze, cose varie, quindi essendo più dolce, Un po' cose... piacione, un po' Mm. piacione, un po' figo. E quindi la scelta del tiki è stata quasi automatica. Poi devo dirti che però in quei mesi lì ho studiato tantissimo, perché comunque io non sono uno storiografo del cocktail, però cioè, ho studiato tanto e continuo a studiare ancora, continuo a leggere, a informarmi. E il mondo tiki, le ricette del tiki seguono delle logiche che devi, cioè devi proprio capire. Devi capire perché si fanno le cose in un certo modo. In particolar modo Don Beachcomber, che aveva capito la questione della rum rhapsody, cioè dell'associazione di rum di provenienze diverse per ottenere dei gusti specifici. Ci aveva studiato sopra veramente tanto, capito? Aveva veramente una conoscenza enorme di quel mondo. E quando tu provi le sue ricette, che oggi non vanno più bene, perché le ricette soprattutto dagli anni 30 agli anni 40 sono ricette dove le quantità di alcol sono mostruose. L'America usciva dal proibizionismo, la gente aveva una sete di alcol e proprio la voglia di scassarsi forte. E in più Don Beachcomber ha inventato una miscelazione che proveniva direttamente dalla miscelazione cubana, perché lui aveva lavorato con Costante Ribalagua, aveva lavorato al Floridita, capito, a Cuba. Quindi aveva quella formazione daiquiri, ma la considerava noiosa. E se tu guardi, il 90% delle prime ricette di Don Beachcomber sono template daiquiri modificati. Solo che sono modificati con 3-4 once di alcol, capito? E spesso di rum overproof. Questa cosa qua ne fa dei pestoni È inarrivabili, una bella bestia. anche pericolosi, capito? Che sicuramente hanno avuto successo per una serie di anni, no? Fino ad arrivare a che l'americano è uscito dal suo incubo, dal nightmare, no? Del proibizionismo, che deve essere stato un periodo bruttissimo anche dal punto di vista emotivo per le persone, perché e per la gente del nostro settore una roba allucinante, perché è come se domani ti dicessero che non si può più vendere, non si può più lavorare al bar, capito? Sì, ma guardando anche la loro cultura, cioè, è veramente, cioè, al giorno d'oggi è veramente impensabile pensare di rendere illegale una roba del genere. È come se domani qua in Italia diventa illegale il bollicine o il caffè. È una Cioè, follia. è impossibile. Cioè, No, anzi, no, non il bollicine o il caffè, è come se da domani diventa illegale la pasta. sì, ma la cosa peggiore è che affeziona anche tutto un mondo di persone che ci lavorano dentro, capito? E che quindi hanno investito tutta la loro professionalità all'interno di questa cosa. Quindi pazzia nella pazzia. Però se tu guardi poi il mondo del tiki cambia radicalmente con l'arrivo di Trader Vic's. Perché Trader Vic's, che era un gastronomo prima di essere un barman, propone una versione molto più edulcorata, molto più in sintonia con i nuovi gusti della gente, utilizza più ingredienti, non solamente il rum, no? Apre ad altri distillati e soprattutto introduce le mag. E le mag in ceramica arrivano alla fine degli anni 40, non sono del 34, perché Don Beachcomber lavorava solo nel vetro. Quindi sono un'invenzione successiva. Quindi l'evoluzione del tiki è una cosa molto interessante anche da capire. E anche l'applicazione del tiki al mondo di oggi deve essere fatta capendo questo tipo di variazione e che cosa può funzionare delle ricette tradizionali ed essere applicata oggi o reinterpretata. Quindi è molto importante capire questo. È molto importante il food, perché il tiki è cantonese polinesiano. La domanda che ti avrei voluto fare quando finivi è se fate anche cucina. Eh sì, noi siamo andati dal migliore di questo tipo di interpretazioni, che è Eugenio Roncoroni del Mercato di Milano. Eugenio, insieme a Beniamino Nestor, aveva aperto più di un locale a Milano col nome Al Mercato, aveva aperto un noodles bar e un tacos bar. Oltre al mercato storico, che praticamente metteva una cucina al centro con a destra una sala dove faceva solo hamburger e sulla sinistra una sala gourmet, usando la stessa cucina, una roba fighissima. E loro due avevano lavorato un sacco di anni in Asia, negli alberghi stellati, e lavorando in Asia hanno interiorizzato e imparato a utilizzare spezie, salse e condimenti di
di tutta quell'area, no? Di tutta quella regione allargata, quindi fanno cucina cinese, giapponese, thailandese, quanta vietnamita e tutto il resto, filippina, e tutto quello che arriva, no? A lambire l'Oceania. Quindi se tu ci pensi, la cucina che aveva inventato Don Beachcomber era un mix fra le sue esperienze fatte nei Caraibi e la cucina cantonese che stava spadroneggiando in quel tempo negli Stati Uniti, no? Che era proprio la trainante. Aveva fatto un mix e aveva inventato i luau utilizzando gli schemi della cucina cantonese. Perché io l'esperienza che ho nel tiki bar è, vabbè, sono stato in un paio di tiki bar a Barcellona, però quello dove vado spesso è questo che dicevo prima, al Macai di Roma, Sì. e lì loro nell'andare a vedere, se ti vai a vedere le recensioni, la maggior parte delle recensioni sono sul food, non sono sui drink. Quindi Fanno molto giappo come sì, impostazione. e hanno questa cosa che mi hai detto tu anche del polinese, tutte queste cose qua. E quindi Sono forti, immagino che in questa tipologia di locale, quindi è un lato molto importante la cucina. È fondamentale. E poi comunque, secondo me, la cucina di un certo tipo è fondamentale in genere nei locali. Perché allora, se tu fai un ristorante e speri di vendere cocktail, lascia perdere. Comunque hai un barman e lo stai facendo annoiare e stai sprecando il tuo tempo. Se fai un cocktail bar e fai da mangiare, la cosa è molto diversa. Perché la cucina diventa un accessorio fondamentale sul quale non ci farai mai i soldi, ma che ti permette di aumentare lo scontrino medio ed aumentare la permanenza delle persone al locale. È una cosa di cui io ho uno zio che ha un locale in Piazzale Arnaldo a Brescia e mi ha detto, parlandone, ha detto proprio che, perché anche loro hanno la cucina, anche loro fanno i loro piatti, cose varie, però dicono che alla fine la cucina è giusto è giusto un accessorio che serve, però anche parlando solo dal lato imprenditoriale, quello su cui ci guadagni poi sono i drink. La cucina non ci guadagni, ci ripaghi quello che ti costano i ragazzi dentro, Paghi l'aperitivo. e poi però i guadagni sono sul bar, perciò la cucina ti serve solo per quello. Sono d'accordissimo, purtroppo. Perché per tanti anni, per tantissimi anni, ha avuto un locale, una discoteca con il ristorante che, a differenza delle discoteche, le altre discoteche che di solito hanno il ristorante però non è mai chissà che cosa, invece ha sempre avuto un ristorante super curato ed è sempre stato in perdita il ristorante. Qui Clubbing. Lavorava forte? Fortissimo, ma più che lavorare fortissimo, un locale che ha aperto nel 2001, ha fatto dal 2001 al 2005-2006 con il clientela tipo Cassano, Vieri, giocatori di Serie A, imprenditori, la clientela era molto alta. Tipo io ho iniziato a lavorarci nel 2008 e che sono arrivato a 18 anni e mi ricordo che nel presentarmi il personale, il responsabile allora della sala mi fa: ti presento lui che ti insegna come funziona, che è un ragazzino, e aveva 24 anni, capito? Per dirti, quello più giovane del personale aveva 24 anni, e la clientela soprattutto la domenica era molto molto adulta, e perciò era un locale che veramente dava soldi. al ristorante dico, il ristorante ci andava sempre pari o ci andava sotto, però non era mai un guadagno il ristorante, poi c'aveva la sua brigata, c'aveva tutto, però comunque non c'era mai un guadagno sul ristorante. Però tirava sulla clientela media. Sì. Ti dava lustro alla clientela media. Sì, era una bella vetrina, perché poi c'aveva questo ristorante, il locale era fatto a cerchio e il ristorante aveva questa vetrata che dava sul locale. Poi il locale si occupava mia zia della parte di scenografie, ballerini e cose varie. Era più un teatro che una discoteca, e tu dal ristorante vedevi tutte queste scenografie bellissime, andava fortissimo. Tornando a te, quindi mi hai raccontato di questa Tiki Room che è andata fortissima da subito, e sinceramente se non me l'avessi detto, se non me l'avessi detto io l'avrei dato per scontato, che sicuramente sarebbe piaciuto un sacco, e quindi ti ritrovi con Rita, locale che è una sicurezza, Tiki Room che parte come lo SpaceX praticamente subito, finisce il mondo. Mi interessa perché mi hai fatto questo racconto, e questo tuo racconto va proprio lì a ridosso di quel momento, quindi mi interessa saperlo. È una cosa che cerco di non tirare mai fuori, perché poi sennò poi da ogni parte si parla sempre di Covid, però mi interessa mi interessa parlare perché sei lì, perché tipo io e gli altri 3-4 personaggi che vivono come vivo io, di cui parlavamo prima, e
in comune abbiamo questa cosa che prima che arrivasse quel momento con la pandemia, veramente stavamo bruciando le tappe, stavamo crescendo fortissimo tutti quanti insieme. Io in quel periodo lì, prima che ci fermassero, io avevo iniziato a vivere con 2 valigie già pronte a casa. Io tornavo a casa, una valigia la svuotavo, la mettevo in lavatrice, stendevo i panni e me ne andavo. E con l'altra valigia già pronta, perciò stavo vivendo in quel modo. E dimmi un po' come l'hai vissuta, com'è stato. Quello è stato un trauma enorme, come per tutti, nel senso che non credo di avere fatto diverso dagli altri. Noi abbiamo avuto la fortuna che la persona che ci fa l'amministrazione è bravissima e che aveva già vissuto una situazione di fallimento, non nostra, ma di un'azienda che aveva curato, di concordato fallimentare, non di fallimento, che sono due cose diverse. E la prima cosa che mi ha detto è: ferma tutti i conti, tieni tutto fermo, cioè chiudi i rubinetti. Noi siamo sempre stati dei grandi pagatori, il Rita non aveva praticamente dei debiti strutturali con nessuno, però chiaramente è inevitabile che un locale che ha questo volume d'affari ha sempre esposti 60-70 mila euro di materia prima. Io l'ho sempre rapportata a una ruota che gira, Sì, ma che è il la problema materia prima corrente, no? è Se che se penso, se la blocchi è un casino. io pago un sacco di roba in anticipo per avere i massimi sconti, però se faccio i conti di quello che ho in magazzino, di quello che ho ordinato, di quello che ho ordinato nel mese, per i 12-15 fornitori che hai sempre esposti quei soldi lì, no? Se hai questo tipo di volume. E lei ha detto: ferma tutto perché in una situazione così non puoi permetterti di pagare. Prima di tutto viene il personale. E quindi noi abbiamo messo in sicurezza il personale. C'erano dei rapporti che stavano finendo e li abbiamo lasciati finire naturalmente, perché era giusto fare così. C'erano dei rapporti che avevano bisogno di essere rassicurati e noi abbiamo seguito la strada che hanno seguito tutti, nel senso che siamo stati un pochino anche a capire che cosa stava facendo lo Stato, però abbiamo mantenuto tutti in una situazione, diciamo, di equilibrio. E al Tiki, dove avevamo la prevalenza di licenza come ristorazione, avevamo potuto fare il takeaway e l'asporto. Ci siamo messi noi 3 soci a fare hamburger, portarli a casa della gente col furgoncino, con la sportina, no? E i cocktail in busta. Questa è una cosa che dal punto di vista economico ci ha dato 4-5 mila euro, 6 mila euro al mese, cioè stupidaggini. Però sufficienti per mantenere la testa sana, innanzitutto, mantenere il contatto con la clientela, che in un certo momento ci ha aiutato anche molto, no? Ordinando anche banalmente delle cose, non dico che non servivano, ma no? E soprattutto continuare noi a mantenerci attivi e quindi non essere in quel baratro della nulla facenza. In Rita, un locale con un sacco di anni di contribuzioni, ci sono arrivati dei bei soldi dallo Stato. Lo Stato ci ha veramente dato tanto, complessivamente. Ha ripagato il fatto che, tra virgolette, sei sempre stato onesto. Sì. Anzi, senza le virgolette, ti ha ripagato il fatto di essere sempre stato Sono onesto. arrivati tanti soldi, a parte i 20.000 che hanno preso tutti, noi abbiamo preso più di 80.000 euro a fondo perduto. A fondo perduto, quelli che si lamentano o avevano aperto troppo tardi, nel senso che in una data troppo ravvicinata, oppure non avevano mai pagato le tasse. E molta gente si è lamentata senza, cioè, non aveva motivo di lamentarsi, doveva starsene solo zitta. Però capisco la disperazione, no? A prescindere dal giudizio, perché comunque è disperazione. Il nostro personale è rimasto a casa tranquillo, ovviamente con le angosce di tutti, ma è rimasto a casa tranquillo e ha sempre avuto comunque il FIS. E devo dirti che noi i fondi di integrazione salariale li abbiamo avuti con un accesso molto rapido, perché credo che ci sia stata anche una, tra virgolette, selezione a monte delle istituzioni che hanno privilegiato chi era a posto. Okay. Poi rose e fiori no, ci sono state un sacco di incongruenze ovviamente, ma queste ci sono sempre, cioè a me fanno ridere quelli che dicono che la sanità da noi non funziona.
vai nei paesi dove devi pagare tutto quando entri Se in no un ti lasciano morto per terra. Ok, cioè, ok, quella è una sanità che non funziona. La nostra, come tutte le sanità pubbliche, ha delle falle, però ha anche un sacco di eccellenze. E così anche dal punto di... Io non posso lamentarmi, insomma. Ok, magari scendendo un po' più a sud la situazione a livello di sanità è un po' più difficoltosa, non l'ho vissuta io personalmente, però l'ho vista su miei familiari. Però comunque, a parte qui, mi traspare da questo tuo parlare mi sembra che ci tieni molto, o tu e i tuoi soci ci tenete molto al rapporto col vostro personale, con i vostri ragazzi. Fondamentale. Io dico sempre che il nostro patrimonio netto sono loro. Chiaramente io faccio un investimento quando prendo una persona e devo pensare che rimanga con me almeno 3 anni, perché il primo anno ho dato io, il secondo anno mi devono dare indietro loro, il terzo anno ci aiutiamo a vicenda, per modo di dire, no? Poi ovviamente fa parte del gioco che uno quando ha imparato tutto quello che c'è da imparare, ha dato un po' a te, un po' ha preso, se ne vuole andare via, no? È anche giusto, fa parte del gioco. Mi incazzo solo se vanno nel locale di fianco. Cioè se vanno in un altro locale a Milano, mi incazzo se cambiano per andare perché qualcuno gli sta dando di più, vuol dire che io ho sbagliato qualcosa, no? Io gli devo dare la condizione per pensare che, a prescindere dallo stipendio che deve essere corretto, cambiare da Rita devi cambiare per andare in un posto migliore. Con molti funziona, con molti no, ma questo qua è un po' la storia di tutti i locali. E visto che te lo chiedo perché me l'hanno chiesto in molti e poi l'hanno chiesto anche prima nella chat, raccontami un po' di questo ragazzo di Filippo Sisti, che lui qua ha parlato molto bene di te e vabbè, raccontamelo tu, come hai detto comunque lui i suoi inizi li ha vissuti lì da te, No, che Filippo poi è un po' un romanziere, nel senso che lui era già un bartender super strutturato, super formato, era in gambissima. Ed è stato un po' come prendere un Ronaldo, no? Prendi uno super bravo. Mm, In quel momento io devo dire che essendo completamente dedito al bar, ed ero ancora sempre sul bancone, io non lasciavo molto spazio agli altri. Questo è stato un po' un mio limite, ma comunque in quel momento era mio al 100%, me ne volevo occupare io. Quindi le cose si facevano solamente come diceva Edo. Oggi ho lasciato molto più spazio perché ho capito che non puoi andare avanti tutta la vita, no, a pretendere, poi soprattutto non sei mai update, perché cambia il tempo e tu non hai la stessa sensibilità, anche se io mi mettessi a studiare esattamente le cose che studiate voi o le tecniche nuove o un approccio diverso, non avrei lo stesso tipo di sensibilità che ha uno di 30 anni. Perché cambiano le cose in modo inequivocabile e perché quello che devi fare tu è qualcosa di diverso, no? Devi incominciare a guardare le cose sempre più dall'esterno, cercare di guardare il locale nell'insieme. me ne rendo conto io che adesso mi brillano gli occhi di nuovo. Quando in questo locale dove lavoro io a Jesolo, io ho iniziato a lavorare nel 2014. Questo magari tu non lo conosci, però tutti i flare bartender lo conoscono. Tutti i flare bartender che hanno fatto la storia italiana sono passati da lì, che ai tempi si chiamava Cuba Libre. Ed è veramente il tempio dei locali italiani per un flare bartender, nel senso è il posto dove un flare bartender, per dire che è un flare bartender, è stato lì a lavorare, capito? Io lì ho iniziato a lavorarci, lì ci sono passati Francesco Leoni, Riccardo Mastromatteo, vabbè, Marco Ranocchia l'ha gestito, Marcone, Marchino, Johnny di De Bars ci ha lavorato il ragazzo di Bologna, non mi viene in mente il nome. Vabbè, ci ha lavorato quel signore che lavora per Fabbri, che lo conosco bene, adesso non mi viene in mente il nome, pelato. Che fai il brand manager di Sì, Fabri. vabbè, lui, cioè, con tantissimi ragazzi sono passati da lì. E io inizialmente ho iniziato nel 2014 come bartender. E ancora oggi, col passare degli anni, adesso ho un altro ruolo, però sono ancora al bar e mi rendo conto, e mi rendo conto. Io lo commento anch'io. Guarda, anche quello fa parte del gioco. Mi rendo conto che, come mi stai facendo come mi stai dicendo tu adesso, mi rendo conto che adesso ancora non l'ho fatto, però prima o poi, se rimarrò lì, prima o poi dovrò staccarmi dal bar perché quello che è richiesto
sia dalla proprietà, ma lo vedo proprio io, i bisogni che ha il locale sono altri e non c'è più spazio per me al bar. Nonostante veramente cioè veramente mi viene da piangere a pensare di lavorare lì e non andare e non stare al bancone. Comunque Filippo, grande genio, viene a Rita, mi proponeva le cose fatte a modo suo e io non dico gliele cassavo, ma ci mettevo sempre lo zampino, capito? Quindi lui è stato con me un bel periodo, forse un annetto ha fatto. Abbiamo lavorato, Mi ha detto che però tu l'avevi preso facendogli sostituire qualcuno. sì, Però poi lui mi ha detto che stava lì con te, però poi non sostituiva non sostituiva la persona che ti no, aveva abbandonato. Ecco. no. Ma Filippo aveva già nella sua testa un suo modo di lavorare e questa cosa è stata bellissima perché lui uscendo da Rita poi ha ritrovato un po' la sua strada. Questa cosa ci ha reso per un periodo un po', come dire, un po' divisi, però in realtà poi ha rafforzato molto la nostra amicizia, perché il rispetto, sai che si genera quando tu lavori spalla a spalla, poi anche se uno se ne va perché fa una scelta diversa, ma tu sai benissimo che ha bisogno di fare quella scelta perché quello che fai tu non gli appartiene. Allora questa è una cosa che mette tutti d'accordo. Filippo a un certo punto ha avuto bisogno di fare altro e è andato via da Rita perché non era il posto dove lui avrebbe potuto essere il capo barman, ma lui aveva già le palle per fare il capo barman. È stato quasi più bravo lui a venire a lavorare da me che io a assumere lui, cioè in proporzione, no? È stato più gentile lui. No, Filippo è un grande, ha delle idee completamente diverse e innovative rispetto alla gran parte delle persone che conosco io. Ha un suo stile molto preciso, altra cosa che è abbastanza rara perché molti imitano, Filippo è uno che fa con la sua testa. Sicuramente applica delle... Poi sai com'è, era forse Einstein che diceva che i veri geni copiano, no? E che i pazzi inventano, no? Ma la genialità sta nel usare dei pensieri degli altri e dargli una forma precisa e farli diventare qualcosa di realmente funzionante. E Filippo in questo devo dire che è stato un maestro assoluto e poi ha fatto quel gioiello che era la segheria e che è stato, secondo me, per un periodo uno dei locali più interessanti in assoluto d'Italia e di conseguenza uno dei più interessanti in giro, insomma, che si possono ricordare. Una cosa che mi piace è che crea un sacco di disaccordo quando dice quando esprime le sue idee o dice le cose. Lo vedo sui miei canali che tipo questa settimana infatti ti romperò un po' le palle sui social che ti arriveranno messaggi da me di collaborazioni, cose varie che estrapolerò delle parti di questa nostra chiacchierata e quando lo faccio con le parti della chiacchierata con Filippo crea un sacco di disaccordo nei commenti. Quindi vedo che è molto sia apprezzato che disprezzato dai più e ai meno esperti del settore. Lui è engaging, lui tira un sacco di gente che lo ama e un sacco di hater che poi sono oggi la chiave per essere Ma interessante, infatti quando no? io vedo soprattutto su YouTube o su Instagram, quando vedo che iniziano a litigare nei commenti, dico sì, 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 Come litigate. funziona? Visto che ci siamo, e prima ne stavamo parlando, avvento del mondo dei social. Tu mi hai detto che un vostro punto di forza era proprio quello di non figurare, non farsi vedere, mantenere tra virgolette un anonimato, che adesso con l'avvento di questa cosa dei social diciamo che non paga più così tanto. Non Dal paga più per niente. per niente, ok. Non puoi più permetterti di farlo. Oggi devi esistere. Come come affrontate questa cosa del... Perché praticamente ne parlavamo prima io e te fuori dalla live, ricominciamo a parlarne adesso. Me ne rendo conto anche io per quanto riguarda questo podcast. Prima io curavo solamente la mia immagine, Mm. nel senso avevo il mio profilo personale, come ce l'ho, curo solamente la mia immagine sui social. Adesso facendo questo podcast è un contenuto in più che porto, sempre che fa parte di me, però mi rendo conto che è una cosa che va a sé. Se faccio la puntata il lunedì, il martedì, cioè io domani, perché ho controllato proprio ieri nei dati dei miei due telefoni, io il martedì mi faccio quasi 19 ore col telefono in mano. 19 ore è tantissimo, infatti lo sbatterei contro il muro perché
tagliare video, riguardarmi la puntata, sentirmi con le persone che mi mandano le parti secondo loro interessanti, capito? Quindi le varie app che uso per mettere i sottotitoli, poi il giorno dopo della puntata io carico direttamente tutti i video, nel senso, da questa nostra chiacchierata io estrapolerò 6 video, ne estrapolo 6, io domani carico 6 video su Instagram, 6 video su YouTube, 6 video su TikTok, e programmati, nel senso che ne escono uno al giorno, però io domani li carico già tutti. Così ho soltanto un giorno in cui mi devo fare tutto il tempo col telefono in mano. Perciò Vabbè, io non sono mai diventato niente del genere e non lo diventerò mai, perché dico, magari non tu, però dico voi ho come un brutto affrontate questa rapporto cosa? anche col telefono. No, diciamo che l'arrivo di Chiara, che di lavoro fa soprattutto comunicazione legata al mondo del bar e del ristorante, che è una food expert, che fa corsi, che scrive su dei giornali importanti del settore, ha rivoluzionato completamente l'approccio del Rita, del Tiki Room, del Falernum, che è il liquore che produco io. Insomma, il nostro modo di affacciarci verso l'esterno l'ha cambiato radicalmente. Anche perché io inevitabilmente poi, per una serie di motivi, sono stato ingaggiato e spesso appaio pubblicamente, no? Faccio il presentatore in alcuni eventi, piuttosto che in situazioni come quella che mi stai proponendo tu. Non è la prima volta, magari non mai in un modo così professionale. Hai presentato Bar Italia? Questo Bar Italia di Eh sì, quest'anno. ne abbiamo parlato proprio, ne ho parlato la scorsa puntata con Stefano di Bar Giornale. Però io ho presentato 3 finali di bartender competition di Campari, quindi eventi da 500-600 persone, cose, non mi ricordo se ho qualcosa postato di vecchio, ma probabilmente sì, roba molto vecchia. Tutte cose abbastanza grosse. Eccola lì, guarda, se sali c'è quella lì, è la finale di Roma. Molto bello, molto divertente. Sono sempre stati momenti molto intensi e anche, guarda anche l'altra lì in basso a sinistra. Questa è la finale Asia con Cecca, un'altra finale Italia, questa a Firenze e forse quella di... Mi viene da dire da ragazzo che ha iniziato timido arrivare a fare il presentatore così è è un bel salto. A me ha aiutato è stato il flair che mi ha dato la possibilità di coinvolgere chi è davanti a me e divertirmi col pubblico. Qui vedere che sei arrivato a presentare finali di competizioni è un bel traguardo, calcolando che eri un Poi è strano perché mi trasformo quando vado su un palco, poi io mi sento benissimo e riesco a parlare alle persone senza nessuna paura. Cioè la mia timidezza probabilmente ha una natura differente, no? È un'introversione che inevitabilmente in questi casi riesci a spingere, a no? switchare, Via. sì. Sì, figo, a un certo punto che poi comunque il lavoro del bartender è un lavoro di show, quando sei dietro il banco tutti guardano a te e tu chiaramente lì non puoi essere timido. Però a me capita ancora di andare al tavolo e sentire questa morsa alla pancia, no? Forte. No, a me quella timidezza mi capita, quella timidezza nel senso quasi difficoltosa, mi capita quando qualcuno mi riconosce. Se vado a bere da qualche parte, magari il bartender mi riconosce o qualcuno mi ferma e mi riconosce, quelle cose lì mi mettono un sacco in Ah imbarazzo. sì, ma certo, ti mettono in imbarazzo, è una cosa diversa, anche a me succede. Ti mettono, mamma mia. È capitato una volta, che questa me la ricorderò per tutta la vita, penso, ero in metro a Roma, cioè aspettavo la metro a Roma e un ragazzo, proprio mentre arrivava al treno, cioè non mi ha detto niente, io avevo una cuffia sola, avevo un AirPods sola e quindi sentivo la musica in un orecchio solo e questo ragazzo mi fa dagli Carmine che si è messo così ed è arrivato al volo a fare la foto e mi ha fatto veramente cagare da sotto. Oh, cosa... e invece voleva soltanto fare una foto con me. Comunque, e volevo chiederti un'altra cosa adesso. Ah no, ecco, ti volevo chiedere sulla formazione, che ho visto che tu fai anche, cioè insegni anche. Fino adesso abbiamo fatto tutto nei corsi altrui, no? Campari Academy, piuttosto che mi avevano ingaggiato per la Branca Academy, che poi non avevo accettato per una serie di motivi perché non avevo tempo e non era decollata per fortuna.
Mi capita magari che mi chiedono di fare formazione per le aziende, no? O team building grossi per le aziende. E di, Adesso allo IULM, all'Università dello IULM, faccio qualche presenza. e di cosa ti occupi? Mm, di solito faccio lezioni sul calcolo del drink cost, sulla parte, diciamo, di economia legata alla gestione del bar, oppure sulla gestione delle risorse, l'aspetto proprio umano della gestione delle risorse. Queste sono cose di cui parlo di più. Certamente non farò delle lezioni tecniche sul bar perché, ti ripeto, potrei farlo sui classici, ma non mi interessa neanche tanto. In realtà quella parte lì è una parte che mi appartiene e che mi piace fare quando sono più fare con le mani, no? Che teorizzare. Ok. E oggi lavori ancora al bar? Ti metti ancora lì a fare cocktail? Eh sì, Cioè, quindi ti piace ancora, sì. No, mi piace tantissimo. Io vorrei avere la forza per continuare. E non diventare grottesco, la mia paura è diventare grottesco. Però ti faccio ancora il culo ai miei ragazzi cioè, se sono in forma e faccio una buona serata e prendo quel tipo di velocità, no, che prendi quando stai bene e tutto il resto gli faccio un culo così. E me ne rendo conto anch'io su Noi di più bravi, non più. Me ne rendo conto anch'io su di me che il weekend io lavoro in un locale qua in provincia di Bergamo e mi sono dato un limite che entro 2-3 anni devo cambiare quello che faccio, nel senso che devo smettere di lavorare nei locali e abbracciare qualche altro progetto. Però mentre lavoro me ne rendo conto perché vedo altri miei colleghi che tipo alla mia età magari si fidanzano, smettono, non hanno più voglia, non mi va più di fare questo orario qua. E io mi rendo conto però mentre lavoro che mi piace, No, no. cioè mi Io a diverto. casa mai. Morirei. Ma poi sai cos'è? Che quello che fai tu e quello che faccio io, in un modo diverso ovviamente, sono due cose molto simili, nel senso che io per fare un drink muovo almeno 5 bottiglie, perché noi facciamo ancora tutto dalla A alla Z, cioè abbiamo 4-5 drink per batch, magari gli stir un pochino più elaborati, no? Che non hai voglia di stare a preparare, o anche che funzionano molto bene batchati, perché i prodotti si amalgamano meglio, no? Funzionano meglio. Però il drink fresco, cioè tutti i drink, diciamo, con un carattere sour, che noi ne facciamo tanti, dove magari c'è il gin infuso, e lo sciroppo homemade, e un paio di succhi, e il liquore con l'infusione anche lì, no? E comunque tu per fare un drink devi costruire veramente, muovi una quantità di cose e tu se fai 250 drink in una sera, tutti shakerati, fatti in quel modo lì, alla fine, cioè, hai male alla spalla, e hai male là sotto il muscoletto che ti si è strappato, una roba l'altra, ti fai proprio il culo, fisicamente è molto logorante. Dall'altra parte però non rinuncerei a questo tipo di lavoro perché trovo che chi lavora troppo col pre-batch tolga al personale la possibilità di imparare. Perché il personale poi si abitua, i ragazzi giovani soprattutto, che non hanno tanta cultura e tanta formazione, si abituano che per fare quel drink magari metti insieme, e spesso non lo fanno neanche loro, però metti insieme quelle 2 o 3 cose, oppure che metti su un cubone di ghiaccio, lo stiri e è finita lì, come se quello fosse bartending. No, non è esattamente così. Cioè puoi arrivarci, ma ci puoi arrivare quando conosci già tutto. Quindi il problema oggi di formazione è che se tu non riporti tutto a un punto di partenza e non consideri un certo tipo di tecnica e di affinamento della tecnica un punto d'arrivo, ti mancherà una generazione a un certo punto, perché troppe persone sono abituate a lavorare solamente con lo stirrer, il mixing glass e buttare su un cubone trasparente senza garnish. Bello, contemporaneo, giusto per il momento, assolutamente sì, però attenzione perché comunque se lo faccio fare a uno di 20 anni, per 5 anni, fra 5 anni lui saprà fare solamente quella roba lì. Ora magari quello è il futuro e sarà tutto fatto in quel modo, però secondo me, come è stato storicamente corsi e ricorsi storici, oggi funziona il Tommy's Margarita, fra 10 anni potrebbe ritornare il Brandy Crasta, fra altri 10 anni potrebbe ritornare, che ne so, che fai tutto il template dei Paper Plane, dei Naked and Famous, dei Last Word e quant'altro.
e la gente deve imparare a utilizzare le mani e gli strumenti nel modo corretto. Anche il jigger è un po' snaturato perché il free pouring ti costringeva a imparare a dosare contando, no? Con il free pouring contando tu ottieni un dosaggio che è abbastanza perfetto se sai utilizzarlo. Con il jigger, se tu noti, ti metti a guardare uno che lavora col jigger, ha talmente tanto, è abituato al gesto del jigger che non riempie mai le dosi nel modo giusto, specialmente in pieno, no? Quando uno fa 4,5 col jigger, non lo fa mai al colmo, e se non lo fai al colmo sono 4, non sono 4,5. È una cosa che mi ritrovo spessissimo a dire io, che ha sempre sostenuto un Matteo Esposto, che è stato anche ospite qua del podcast, il fatto di chi ha sempre venduto il fatto che col jigger sei più preciso, che sì, sei più preciso se fai un video, se prepari un drink in un masterclass, però se sei lì a lavorare e a macinare, come immagino anche a Rita, e devi far andare le mani, sei molto più preciso perché anche il margine di errore. Se tu sbagli di 1 millimetro la linetta del jigger, è un tot. Se tu il massimo, se sei un bartender, non dico forte, dico normale, col jigger se sbagli, quanto sbagli? Un quarto d'oncia. Col jigger a fine serata hai sbagliato molto di più. Moltissimo di più. E poi soprattutto ti distrae, perché ti sembra di poter non controllare. Un movimento che poi diventa questa cosa qua, quello lì continua a versare, no? Cioè, se lo faccio io, so come quello che sto versando, ma se me lo fa uno dei miei ragazzi, che magari non è ancora arrivato, cioè, soprattutto quell'informazione, fanno delle cazzate ma importanti. E poi tu ti ritrovi che quando fai una ricetta dici no, ma mettiamo un quarto di oncia in più, un quarto d'oncia di meno, non funziona, non funziona, non funziona. Poi quando il drink è ingegnerizzato perché è perfetto in un certo modo, ti ritrovi che cosa succede? Che ogni volta che esce diverso perché magari uno non è stato attento perfettamente a quello che ha fatto. Quindi un certo tipo di tecnica secondo me va rispolverata, riapplicata e ricordata. Poi ci sono delle ricette dove io stesso lavoro col jigger, ti faccio un esempio, il Martinez, perché io voglio 2 CL e mezzo perfetti, voglio 4 CL e mezzo perfetti, voglio 0,75, voglio, capito? Voglio fare quel tipo di ricetta fatta in quel modo lì, e per ottenere il bilanciamento che ho trovato con i miei ingredienti, con le cose che mi piacciono, devo e voglio lavorare in quel modo lì. Però, cioè, io faccio un martini, lo faccio così, apro la bottiglia, faccio boom, butto giù e faccio il martini. E lo so già quanto sto versando. Ma quante volte lo hai fatto? Non hai mai visto Salvatore Calabrese che dice ti faccio vedere io, no? Ci stavo pensando proprio in questo momento. Versa nel mixing glass e poi ti fa la misura è perfetta. Perché noi lavoravamo una volta senza jigger, senza misura, senza pour. E imparavi a fare questa cosa qua con la bottiglia. Infatti perché io sono cioè quello che a me affascina, quello che veramente mi rende vivo e mi piace a me è la perfezione dei movimenti. Quello che io ho un film, io sono appassionato di cinema, un film che mi aveva colpito un sacco era stato L'ultimo samurai di Tom Cruise, in cui lui parlava della cultura di questi samurai, che loro cercano di raggiungere la perfezione in ogni movimento, sempre, anche nella vita di tutti i giorni, come sedersi, come alzarsi. Quindi, e quello che mi è sempre, quello che mi attira a me e piace è proprio la perfezione dei movimenti, che sia la versata normale, la versata tipo questa cosa qua che mi hai detto tu prima, che stai versando, versi e fai questo, cioè tipo nel mio cervello mi fa andare proprio nei pazzi, tipo io faccio riempire il jigger, e per tutte le ore di allenamento che ho fatto e per come continuo ad insegnare, quindi ad allenarmi, per me questo non esiste proprio. Per me c'è la alzi, deve essere abbastanza spazio tra il jigger e il metax, deve passare il tuo braccio, per me ci deve essere questo taglio e non deve cadere niente, perché ad impararlo l'abbiamo imparato con l'acqua, che l'acqua è molto più difficile da gestire di liquori distillati, perciò una volta che tu lo fai perfetto con l'acqua, con qualsiasi liquore distillato lo fai da paura, e puoi fare un movimento di flare in cui ti lancio 3 bottiglie e tutti wow, ma ti faccio un taglio alto con il jigger che è grande così, e davanti ci sono anche 50 bartender. Se io lancio 3 bottiglie la vedono in un modo, se faccio quel taglio 100 bartender così, perché è una cosa che veramente
ti fa acquistare certo. rispetto, perché dici sei veramente preciso, Certo. ed è quello che affascina tanto anche me vedendo lavorare gli altri. Quello è molto bello. Stiamo diventando romantici. Quello che ha detto che mi porti in camera, spero che non Okay. Allora, vabbè, siamo arrivati a 2 ore, sì, sì, quindi prima cosa son contentissimo della nostra chiacchierata, e ti faccio una domanda che faccio sempre alla fine della chiacchierata che faccio in questo podcast. Se potessi tornare indietro, fammi a grandi linee, un bilancio della tua carriera fino ad oggi. Sei contento? Magari avresti voluto fare, magari alcuni progetti avresti voluto prenderli, avresti voluto fare altre cose? Prima di risponderti questa voglio dirti 3 cose che mi girano nella testa, sennò poi mi dimentico. Prima mi dicevi delle frasi che avevi in camera. Ci sono 3 frasi che sono ricorrenti in tutta la mia storia professionale e che ho ben stampate nella mente. La prima è di Andrea Bertelli. Sono dei quadretti che ho a casa, alcuni fisici e alcuni mentali. Andrea Bertelli che diceva, e c'era il quadretto nel retro bar in Sardegna, a Calamoresca: poca spesa, tanta resa, bell'effetto. Una frase banale che racchiude tutto il senso di un servizio ottimo, cioè devo spendere il meno possibile per ottenere il più possibile, no? E avere un effetto sul mio cliente positivo. E questa è la cosa, è un grande insegnamento. Il secondo è nella sala mensa del Four Seasons. Nell'esercizio dell'anche più umile dei mestieri, lo stile è un fatto decisivo. Se tu stai scopando un pavimento e lo sai fare come si deve, stai facendo un gran lavoro. Questa è una cosa fondamentale. Io spesso vado a pulire i bagni per far capire ai ragazzi, un po' perché così li pulisco meglio, e un po' per fare capire ai ragazzi che non c'è niente di denigrante in quello che si fa, perché fa parte tutto del servizio, dalla A alla Z, verso il cliente e verso il locale per rispetto al posto dei lavori. E la terza cosa me l'ha insegnata mio papà, che è: l'ottimo è nemico del bene. Devi fare le cose sempre bene, ma la ricerca della perfezione può sviarti dall'obiettivo corretto, perché la ricerca della perfezione rischia di portarti verso l'ossessione. Allora, queste qua sono 3 cose che ci tenevo a raccontarti, no? Che di solito io uso quando faccio la masterclass con la storia della mia carriera. Se io mi guardo indietro, la mia sliding door è stata quella cazzata che ho fatto quando sono uscito a bere la sera prima di un colloquio importante. Non so se avrebbe cambiato radicalmente la mia esistenza, però sicuramente quell'errore è un errore che io avrei potuto evitare, che mi ha portato in una direzione diversa. Probabilmente anche a fare delle scelte importanti nella mia vita, compreso il fatto di venire a Melegnano, dove poi ho trovato la mia famiglia, per esempio. Però io so che quello ha cambiato e questa cosa mi dà molto fastidio, perché io avrei potuto essere artefice del mio destino in un modo diverso, se fossi stato pedissequo e avessi fatto le cose nel modo giusto. Quindi quella è una rogna. Però riguardo all'esperienza del Rita e le altre cose che ho fatto, non posso dire di lamentarmi di nulla, perché mi è piaciuto tutto, perché rifarei tutto, ma lo rifarei quando dici nello stesso modo, sicuramente no. Lo farei con una testa diversa, con un atteggiamento diverso, perché chiaramente l'esperienza ti porta a sapere. Però i sacrifici che ho fatto li rifarei e insomma ripartirei da zero molto volentieri. Intanto Ti ho io... risposto? Sì, sì, sì. A tutto? Sì. Siamo andati troppo in là col tempo. No, no, il tempo non è un problema. Mi interessava che anche tu sia contento della chiacchierata che ci siamo fatti, È quindi... stato molto bello, ma vabbè, io poi penso che le persone si riconoscono sempre, no? In un certo tipo di, se vuoi, anche di bontà d'animo. E quando ci si riconosce poi diventa molto facile parlarsi. E tu hai una grande dote che io non ho, che sai ascoltare. Sì, è una cosa che mi dicono in tanti, perché a tutti piace raccontarsi, e mi rendo conto, anche poi sto facendo molta esperienza facendo questo podcast, perché io non ne so niente del mondo della comunicazione, quindi sto imparando anche quello che vedi qua, luci, telecamere, cose varie, sto imparando tutto piano piano,
mi piace ascoltare le storie e mi verrebbe da interromperti molte più volte, però prendo quello che ti voglio dire, lo metto in testa e aspetto il momento giusto per poi dirtelo. Però me ne rendo conto perché non è tanto quello che voglio sentire io, so quello che interessa a chi guarda il video su YouTube, so quello che interessa a chi ascolta su Spotify e quindi soprattutto ero sicuro che sarebbe stata una bella chiacchierata la nostra perché ho visto quello che mi hanno scritto in questa settimana, in questi giorni da quando ti ho annunciato, quando ho scritto, ho fatto 2 storie di fila dove ho scritto prima conoscete Rita e Rita Tiki Room e tanti hanno risposto a quella storia senza vedere quella dopo che dicevo il tuo nome e tanti dicevano no viene Edo, no chiama Edo del Rita, capito? E tanti che magari molti pensavano che avessi invitato qualche ragazzo che lavora con te. Quindi niente, ti ringrazio, siamo a fine puntata, quindi ringrazio di nuovo anche chi ha ascoltato il video. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanellina dei canali così mi aiutate anche. Grazie mille. Carmine, è stato molto figo, nonostante la giornata lunga, però sono stato proprio benone. Ok, una bella chiacchierata e ti verrò a trovare sicuramente il tuo locale. E niente, magari visto che hai questa esperienza di tutti questi anni di lavoro, faremo anche un'altra puntata insieme in cui magari faremo, come mi sono messo d'accordo anche con altre persone, faremo puntate mirate su un certo tipo di discorso. Volentieri. Grazie mille. Piacere. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte e ci vediamo settimana prossima. Penso che forse è il 26 la prossima. Sì, 26 viene Marco Zani di Ilva e di Saronno. Quindi ciao a tutti ragazzi, buona serata. Posso ringraziare anche chi ha avuto la pazienza ad ascoltare tutto sto pippone che ho fatto e sicuramente non era molto fashionable, però grazie È mille. sempre interessante. Il discorso del Rita e della tua esperienza era molto, molto richiesto. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte. Buonanotte, grazie. Viva!